Bentornati a tutti, Lucky Top Deckers, e benvenuti a tutti quanti nuovi arrivati. Siamo qui per fare Mythic e siamo qui per draftare un mazzo spaziale. Oggi mi sento ispirato, oggi mi sento di aggro. Mi sento che uscirà il rarissimo mazzo Mardu aggro qualcosa, cose fantastiche. E tuffiamoci, ragazzi, in un draft di Tarkir Dragonstorm. Su, dai, ready, ci siamo, ready tutti quanti. Vediamo cosa ci propone il tavolo. Il tavolo ci proporrà una bomba. Elspeth non l'ho mai aperta. No? Elspeth it is not. Però ho detto carta bianca forte. E carta bianca forte è uscita. E ovviamente mi riferisco a Felothar, Dawn of the Absen, che è una carta che ha ad un bianco, un nero e un verde e una 3-3 travolgere che quando entro attacca puoi sacrificare un altro non land permanent. Se lo fai metti un +1/+1 counter su ogni altra creatura che tu controlli, quindi scomba con creature che fanno pedine, tipo Descendant of Storms, come forse Skin Guard, magari puoi saccare uno spiritello 1-1 e mettere un +1/+1 su Descendant, sulle Pack Beast che poi farai perché avrai infinite pedine, andrai wide e quindi Felothar è perfetto per quanto riguarda questa strategia. E purtroppo, scusatemi ragazzi, l'ho rifatto di nuovo, questa carta non so neanche cosa fa. È una 2-3 volare lifelink quando casti un'altra spell. Se hai castato un'altra spell questo turno la copi. Bah, sembra abbastanza forte. Non è Elspeth, però entra in combo con Elspeth, perché se dovessimo avere Elspeth sul campo di battaglia, castando Sage of the Skies faremmo 3 copie di Sage of the Skies, che potrebbe essere rilevante. Allora, qui in questa busta il mio cuore dice di prendere Sibsig Appraiser e fare Sky Nuts, Sage of the Skies, Let's Go to the Skies. L'alternativa sarebbe prendere Marshal of the Lost, ma in realtà ho scoperto empiricamente che posizionarmi in Orzhov fin dall'inizio in realtà non è un'ottima strategia, perché a meno che Orzhov, buonasera signori, si è sbustato malino, male come al solito. Orzhov a meno che non è wide open, non è neanche così tanto un best performing deck, è tipo Boros però con delle sfortune. Boros però è che sfiga, non sono riuscito a fare Boros, e che sfiga non sono riuscito a fare Full Mardu. Si potrebbe considerare di prendere Ossus Exile, sono un grande estimatore di questa carta, però questa carta tende a willare. Davvero io sto cercando di convincermi nel prendere Zibzig Appraiser da questa busta, convincetemi a non farlo. Non ci siete riusciti perché il tempo sta finendo, quindi prenderemo Sipsig Appraiser. No, perché i Sipsig Appraiser cosa fanno? Mi vanno a trovare Siege of the Skies. Anche qui cosa avrei preso? Un altro Marshal of the Lost? No, prendiamo Dragonologist. Mi va a trovare tutte quante le varie rimozioni. Adesso potremmo essere primed per fare un... neanche così raro, stavo dicendo un rarissimo Blue White Control, ma non è neanche così raro, cioè è più che fattibile Blue White, Jeskai, con una certa componente di draghi, con Dragonologist che li va a trovare. Poi in ogni caso una 1-3 vaniglia, anche se non avesse il resto del text, è un ottimo bloccante in questo formato, perché blocca cose di questo tipo, insomma, di terzo. Poi il fatto che riesca a fare value ovviamente rende Dragonologist il pick chiaro, clear cut in questa posizione. L'unica cosa che mi stavo chiedendo è, stiamo vedendo il secondo Marshal of the Lost, avremmo, buonasera, finalmente vedo un draft live. Welcome to the fold, welcome amongst lucky top deckers. Avremmo potuto avere 2 Marshal of the Lost, ma tutte quante le considerazioni che avevo detto prima per Orzhov restano e adesso possiamo far seguire 2 pick di 2 carte forti nel blu ad un altro pick di un'altra carta forte nel blu, che tra l'altro è un altro ottimo bloccante in early, perché una 0-3 di primo le blocca praticamente tutte fino al quarto, e poi ti va a trovare globo. In realtà manca un globo e un po' di draghi e il mazzo è fatto con sole 4 carte. No, vabbè, questa qui magari è un po' un'esagerazione, però qui il pick è chiaramente Dragonstorm Forecaster, non ci sono altre considerazioni. Soprattutto mi fa essere molto più contento di non aver preso la line Orzhov, perché noi continueremo ad analizzare quella che è la dicotomia, qual è il mazzo alternativo che avremmo potuto fare. Avrebbe avuto Sage of the Skies e 2 Marshal of the Lost, e qui adesso avremmo dovuto prendere Evolving Wilds o Lightfoot Technique, che sarebbero stati dei quarti pick atroci. Invece, posizionandoci nel blu e ricevendo Dragonologist adesso come terzo pick, riusciamo a prendere un Forecaster seguito ovviamente da Globo, e il primo globo che vediamo dobbiamo assicurarcelo. È vero, possiamo trovare altri globi successivamente,
Però dal momento che ho Forecaster, Dragonstorm Forecaster dentro al mazzo, non posso permettermi di correre il rischio che non mi arrivi nessun altro globo. Quindi sono costretto a prenderlo qui, pur passando Wingblade Disciple, che sarebbe buono in questo mazzo. Focus the Mind mi piacerebbe tantissimo, Whisper mi piacerebbe tantissimo, Dragon Claw Strike anche. Forse riuscirei a trovarne un posto, ma globo assolutamente lo dobbiamo prendere. Adesso qui siamo scettici. Bella e Pain. Pain, what's Pain? Ci dici perché ti sei trasferito a Lucca? Queste sono domande personali. Poi ve lo racconterò un giorno, nel frattempo che pondero se prendere il secondo globo oppure una Bewildering Blizzard, perché sarei molto interessato a Bewildering Blizzard. Però vogliamo rifare il mazzo della scorsa volta, ovvero mono globi e mono felicità, anche se Blizzard andare a prendere con Dragonologist non mi dispiacerebbe. È close, è molto più close di quello che possa sembrare. Prenderò il secondo globo perché di drop a 6 ne troveremo altri, con doppio globo i drop a 6 saranno i draghi, non le spell, e quindi vedremo, anche se adesso mi sento leggermente un po' più triste perché avendo trovato Kishla Trollers come settimo pick, Kishla Trollers che riprende Bewildering Blizzard non sarebbe stato male. Ha sbagliato streamer. Ah, mi avevi scambiato per No Pain No Game. Che mi hanno detto che è un ottimo, ottimo draftatore. Quindi, se chiunque di voi che lo segue, se un suo fan è in live, mandi i saluti a No Pain No Game, mandi i saluti da parte di Kami. E quindi Kishla Trollers entra al mazzo. Perché si vive bene a Lucca? Cosa vorresti dire? Perché qui c'è il comics, perché qui è la patria dei nerd e del nerdaggio, e perché qui prenderemo chiaramente un Focus the Mind, perché stiamo facendo Blu Bianco Control e vogliamo avere tutti quanti gli Ossus Exhale. Dove altro sarei dovuto essere per poter fare lo streamer, lo youtuber e portare avanti una mia carriera professionale che fosse incentrata sul gioco di figurine magico, se non a Lucca, la capitale del nerdaggio? Ma buonasera Kami, buonasera Davidinho, siamo qui a prendere i Focus the Mind sopra i Mardu Devotee, con buona pace di... Hanno parlato bene di te anche da Delmo, lo so, I know, I know. Saluti per chi di voi è fan di Delmo, mandasse i miei saluti anche a Delmo. Mando i saluti a tutta quanta la community italiana degli streamer, siete tutti quanti nel mio cuore. Delmo, Jack, tutti quanti, vi seguo tutti, siete fantastici. Technique dentro al mazzo, carta blu, carta che vince, carta che perde, stiamo draftando cosa? Esper Control, non c'è niente che io voglia in questi colori all'interno del mio mazzo. Forse Roamer's Routine nel raro caso in cui dovessimo andare blue-green based, perché al momento non prendo decisioni tramite questo Sage of the Skies. Vorrei solamente un Ossus Exhale, ma Ossus Exhale non è tornato, con tanto nostro dispiacere. Poised Practitioner non è una carta da control. Potrei prendere il secondo Roamer's Routine nel raro caso in cui dovessimo veramente aprire Eugene Eye of the Storm, e a quel punto facciamo Blue Green Ramp, e quindi lo mettiamo qui Roamer's Routine. Il drop a 2 ce lo siamo assicurati, ce lo siamo garantiti, siamo felicissimi, e qui potrei addirittura prendere un Ending Whisper perché è una cheap spell da andarsi a riprendere con Kishla Trollers, da prendere con Dragonologist, eccetera eccetera. Noi ancora non sappiamo se saremo verdi oppure no, noi non sappiamo niente. Noi potremmo anche finire a fare il rarissimo mono blu control, perché ci stanno passando tutto nel blu, e qui prenderò un'altra rimozione nel blu perché l'alternativa è prendere Sagu Wildling, che non mi dispiacerebbe Sagu Wildling, ma ancora non so se andrò a finire nel verde oppure no, quindi è il raro spot in cui postporremo la nostra decisione su quelli che saranno su quello che sarà il nostro secondo colore o su quello che potrebbe essere il terzo colore. Qui il torneo di bocce assolutamente, se per bocce intendi la capa pelata di Sage of the Skies, allora sicuramente sì. E nel frattempo che prendiamo questo fresh start, spero che nessuno di voi abbia da ridire su questo pick, perché non è questo qui il mazzo per fare le 5-5 a 4 mana, non è questo qui il mazzo per fare Voice of Victory. Addirittura potrei essere interessato a Timur Devotee, se dovesse willare sarei contentissimo, anche se adesso vorrei un po' di draghi all'interno del mio mazzo. Mettiamola qui. Vogliamo andare sul Tai aperto di nuovo? Basta, i Sibzig già mi hanno coronato imperatore dei Sultai. Vogliamo ridraftare Sultai over again?
Oppure facciamo il pick safe e prendiamo Bewildering Blizzard. Qui se ci fosse stato Cion avrebbe detto: oh, Cory Mountain Monastery, questa carta è fortissima, è una montagna che in più fa value, è imbarazzante quanto è forte. Sì, ok, Cion, però datti una calmata, innanzitutto. E sono tentato di prendere questa Bewildering Blizzard, perché non so se farò Sultai, anche perché poi dovrei andare quadricolor, perché comunque sia Sage of the Skies lo voglio splashare, non è che voglio mettere tutta quanta questa pressure ai Dragonstorm Globe. Il vantaggio di prendere mono carte blu in un formato tricolore è che giocheremo tante isole, e il vantaggio di avere tante isole è che aumentiamo la possibilità di fare Dragonstorm Forecaster di primo nel caso in cui dovessimo aprirlo di mana iniziale, quindi fare isola Forecaster. Detto ciò, apriamo Revival of the Ancestors, sicuramente una carta molto forte, sicuramente una carta che potremmo splashare all'interno di questo mazzo, oppure piuttosto vorremmo, no joke, Rallying Dawnbreaker, dal momento che abbiamo doppio Dragonstorm Globe, dal momento che ci fixi drop a 2, dal momento che lo andiamo a prendere con Dragonologist, dal momento che è una cheap play per proccare i Siege of the Skies, dal momento che il bianco in any case lo vorrò giocare, e dal momento che... va bene. Quindi sono tutte quante le motivazioni che mi lasciano propendere per prendere un drop a 5 che è molto molto peggio rispetto a questa rara, che potrei addirittura far workare all'interno del mio mazzo con doppio Dragonstorm Globe, Roamer's Routine, eccetera eccetera. Ma Revival of the Ancestors è forte quando tu la slammi di quarto, preceduta da pressure e seguita da pressure. Siccome questo qui non è un mazzo che mette pressure, questo qui è un mazzo... Dove sono i Gobelin? I Goblin? Dove sono? Lo scopriremo nel frattempo che prenderemo un'altra fresh start. Quindi buonasera, buonasera Giro Times. Nel frattempo che prenderemo un'altra fresh start, e nel frattempo che il nostro mazzo mono blu control si è completamente delineato, nel frattempo che noi tutto quello che chiediamo in questo mazzo è di prendere degli Exile bianchi. Non vogliamo nient'altro, perché se questo mazzo avesse 4 Exile bianchi dentro al mazzo sarebbe fortissimo, perché facciamo Exile sul tuo drop a 2, Exile sul tuo drop a 3, pesco, faccio altri Exile su altre creature, faccio fresh start sulle creature su cui non ho fatto Exile. Quindi, dove sono i miei Exile? Exile, it is not still Stormplane Detainment, really, really good card da aggiungere all'interno del mazzo, visto che dal momento che ho tanto card draw, perché ho Blizzard, Focus the Mind, nel frattempo che Hellrider just subscribed, Prime per 2 mesi, grandissimo, thank you, thank you, thank you. Hellrider, mi ricordo quando un mese fa cercavi di portarmi sfortuna in ogni modo e farmi perdere tutti quanti i game. Cosa è successo? Eri un hater, adesso sei un fan. No, ovviamente sto scherzando, mi sto riferendo a quel draft in cui abbiamo fatto contro il primo game. So, I'm just joking. E poi quel draft mi sa che ho battuto te e poi ho finito 1-3. Non era andato troppo bene. Bei tempi, non mi ricordo neanche, mi sa che fosse Hyderdrift, se non sbaglio, giocavo blu-rosso. Era un mazzo atomico del resto. Me lo ricordo forse proprio per quello, perché è un mazzo che meritava sicuramente di più. Questo qui non è un mazzo cammello, però cammello è così forte come carta, che penso che anche se castata a 5 mana una 4-3 che pesca una carta, potrebbe addirittura essere fattibile. Quindi raro Azorius Control, e voi direte, ma Cammi, ma che cavolo stai... Ma che mazzi sono, ma perché? Ma che cos'è Azorius Control in Tarkir, in triplo Tarkir Dragostorm? Ma che cos'è? Dite voi nel frattempo che prendo un altro Dragonstorm Globe e l'aggiungo. Sì, sì, cammello, 100%, un terzo globo e adesso dobbiamo trovare un po' di draghi. Meno male che... Se mi continuano, ragazzi, ma con queste removal così, ma se mi passano Static Snare come pack 2 pick 8 e io con tutto questo card draw, perché non dovrei fare blu-bianco control? Cosa manca? Jace, architetto del pensiero? Elspeth Sans Champion? Manca Elixir of Immortality per sciafflarci tutto quanto il cimitero dentro al mazzo dopo che avremo finito di fare tutto il card draw e tutte quante le rimozioni? Perché alla fine stiamo facendo quel mazzo noia. Qui devo decidere solamente se prendere un altro Agent of Cotis oppure lo scultore di menti e Teferone che stappa 2 terre e poi fa fresh start nel turno dell'avversario, sarebbe al bacio. Qui, guarda, questa carta è inutile in questo mazzo, già ne sto giocando una. No joke, potrei addirittura prendere Jadecast Sentinel, perché veramente potremmo chiudere di macina l'avversario. Anzi, è quello che farò, perché se c'è un mazzo che può giocare con la carta è esattamente questo. Qui potremmo addirittura prendere Monastery Messenger, non è il peggio. Cosa manca a questo mazzo? Bravo, arrivati a questo pick dobbiamo chiederci cosa manca. Il secondo Forecaster. Manca Boulderborn Dragon, manca Ugin
e manca... No, prenderò Humbling Elder perché non so se giocherò a 4 mana una 2-3 Vigilance. E quindi manca un bombone per chiudere la partita, quindi Ugin, Marangriver Regent, Elspeth, cose di questo tipo. E poi manca, diciamo, un po' più di fixing. Abbiamo passato una terra blu-bianca prendendo il terzo globo. E da vedere, in realtà questo qui è un mazzo stag. Perché stag può essere una finisher in questo mazzo. E nulla di tutto questo può essere neanche lontanamente giocabile. E Wild Ride sicuramente non è giocabile. Oppure il secondo Sage of the Skies. Sicuramente è una finisher all'interno di questo mazzo. Alla fine voi vi chiederete, ma Kami, ma come si fa a diventare forti in Limited? E la risposta è semplice, ragazzi, dovete aprire pack 1 pick 1 Sage of the Skies e pack 3 pick 1 Sage of the Skies. È semplicissimo, come si fa a fare Mythic in questo formato? Garantito, questo qui non è un mazzo da fare trophy in, trophy in, a Diamond. Ieri sera come è andato il draft? Allora, il primo come è andato lo puoi già trovare sul tubo, perché è stato caricato alle 8 di sera. Il secondo sarà caricato domani. Un attimo che faccio il bonifico alla Wizard direttamente. Allora, Brightside, doppio Sage of the Skies sicuramente è forte. Il drawback di questo è che questo qui è uno dei peggiori mazzi Sage of the Skies che io abbia mai montato in questo formato, nel frattempo che Dungeon of Thank You for the Following, però la bright side è che questo qui è uno dei migliori mazzi Sibziga Appraiser che io abbia mai montato. Buonasera Bischeri, sì, è il secondo Sage. Secondo, io ne vedo due qui, tanto è una comune, giusto questa carta? Sage of the Skies, moriremo di aggro sicuramente. Adesso servono altri drop a 1, quindi penso proprio che fino alla fine questa vecchietta finiremo a giocarla. Faremo la vecchia alla vecchia di quarto, a velocità sorcery, così, solo per fare una 1-2, per poi fare due Sage of the Skies. Vediamo cosa ci racconterà il destino, doppio Sibziga Appraiser, sicuramente, siamo felicissimi. Può essere il raro Mazzo, Mox, Jasper, finalmente ti becco in live dopo ore e ore di YouTube, grandissimo, grazie per tutto il following e adesso abbiamo la programmazione. Lunedì, mercoledì e venerdì, ogni sera di lunedì, mercoledì e venerdì siamo qui a draftare insieme. Nel frattempo, chi altro si è aggiunto? Il bus is now following, thank you for the following. Nel frattempo stavo cercando di decidere se prendere Bargain oppure il secondo Detainment. A card rose ho messo abbastanza bene, ci tengo a prendere un altro Oblivion Ring perché abbiamo bisogno di rimozioni incondizionali per gestire le minacce dell'avversario. Non è un mazzo merda devoti questo, as a matter of fact non è un mazzo niente questo di tutto quello che ci può venire proposto. Prenderemo Ice Ridge Serpent, no! Oggi siamo startati tardi, per colpa mia, mi dispiace, la partenza l'ho messa alle 22, se alle 22 vuol dire che il video parte alle 22, vorrei che stasera fosse un'eccezione e non una regola, ho avuto un impegno e quindi sono riuscito a startare solamente alle 23, ma vorrei prendere la fascia un po' precedente rispetto alle 23. 23 inizia ad essere già un po' tardino, nel frattempo che qui passeremo una chiara Mystery Forest e prenderemo il secondo Rally Dawnbreaker, che sono un po' le finisher del nostro blu-bianco controllo. Ora avrò due devoti, avrei avuto due Mardu Devoti, sì, però questo qui non è un mazzo Mardu Devoti. L'unica cosa forte che fa Devoti di decente in questo mazzo è rampare i Sage of the Skies di quarto, ma non è un mazzo questo qui che ha bisogno di fare i Sage of the Skies di quarto. Può farli tranquillamente di quinto, nel frattempo che Dawnbreaker è utilissimo in questo mazzo, e se è utilissimo Dawnbreaker, cos'altro è utilissimo? Il terzo Sibziga Appraiser. Allora, questo mazzo è indraftabile, cioè non è possibile draftare blu-bianco controllo in questo formato, unless non capita questo tavolo così, che non ha alcun senso, in cui ti passano 3 Appraiser, monocardrone nel blu, Dragonologist terzo pick, doppio fresh start, cioè sembra quasi che tutti quanti stessero draftando o Mardu o, non lo so, Abzan, cioè color pair che non avessero il blu, perché nel blu ci hanno passato veramente tutto. E qui dobbiamo addirittura prendere una decisione se prendere Dragonstorm oppure Dragon. Ricordo che Dragon lo va a trovare Forecaster, però Dragonstorm è nucleare in questo mazzo, nonostante che abbiamo soli 2 draghi, però è una giocata di secondo che filtra e soprattutto ci fa fare doppio Siege of the Skies, i drop a 2 ci servono per quel motivo. Quindi per questo motivo prenderò Dragonstorm, nonostante mi sto sabotando il mio Forecaster e ne sono perfettamente consapevole, e a maggior ragione adesso siamo costretti a prendere Dirgarland Dragon sopra il counter, e che può essere un po' uno shock
per qualcuno di voi, però a questo punto, ora che abbiamo 3 globi, non so se li giocheremo tutti e tre, 2 li giocheremo sicuramente, per ora che abbiamo la prima Dragostorm blu, dobbiamo avere il terzo drago come finisher all'interno del mazzo, easy, tradoppia, ci serviva, non ci serviva, in ogni caso abbiamo 2 globi, giochiamo solamente 2 colori, quindi la mana base sarà perfetta, e il draft finisce così, e posso rispondere, bargain, non so cosa ci faccia, così late, quasi che cercheremo di workarla all'interno del mazzo, e va bene. Allora, il busse. Ciao Kami, sono un ex giocatore arreso all'Orwin. Per colpa tua mi è venuto il pallino del Limited. Keep it up. Non solo, ma mi sa che ti ho risposto. Mi sa che ho risposto proprio a te su YouTube e ti avevo detto proprio che all'Orwin si torna a inizio del 2026. Sarà il primo set del 2026, uscirà a fine gennaio o inizio febbraio dell'anno prossimo. Ritorno all'Orwin, anticipatissimo. Ricordo che l'Orwin è un blocco che va dal 2007 al 2008, l'Orwin Morningtide, Shadowmoor ed Eventide, quindi sono 17 anni, saranno 18 l'anno prossimo che non si tornerà all'Orwin, quindi sono felicissimo tanto quanto vuoi, perché l'Orwin è un blocco in cui ho lasciato il cuore. Vi basta semplicemente vedere qual è l'immagine profilo del mio account Kami of Lucky Topdex e Bitter Blossom, perché ho giocato tante fatine, non in standard, ma anche molto molto dopo, fino almeno al 2019-2020 ho giocato blu, nero, fatine in modern, anche quando era un tier 4 ormai. Voglio dirtelo, sebbene non sia il tipo che scrive qui in chat, sei per distacco il più preparato, continua così perché non sei il solito pagliaccio, o Uni che semplicemente gioca più di noi, ma ne sai davvero tantissimo, me ne sono reso conto con il draft di Kans. Grazie Dondonov. Il mio obiettivo è quello di cercare di trasmettere il più possibile la mia knowledge, e il più grande complimento che io ricevo è un sacco di gente che viene qui in live e dice guarda Kami, mi sono tornato ad appassionare al Limited grazie a te, mi sta iniziando a piacere il draft, quindi avere questo tipo di effetto sulla viewer base per me è una cosa grandissima, una cosa eccezionale. Quando ci avviciniamo a fine season chiamiamo i draft, o è una mia sensazione, ciao a tutti, buonasera, è una tua, non lo so, sì, cambiano sicuramente i draft perché la gente vuole fare a fine season il risultato per forza, e quindi forza ciò che è forte sicuramente, mentre invece noi Kami of Lucky Topdex ce ne freghiamo altamente di questa cosa e cerchiamo di draftare, se possibile, le cose più pazze che esistano. Quindi, ci ho detto, Dragostorm l'ho presa sopra Boulderborn, quindi va giocata necessariamente. Doppio fresh start, Bewildering Blizzard sicuramente, Focus the Mind sicuramente. Kami, sparaci un tutt'al più. Tutt'al più? Grande Kami, finalmente riesco a seguirti live. Beh, mi sa che ti avevo già visto, Christy McBacon, ma tempo fa, sto parlando tipo di un mese e mezzo fa. E allora, tutti quanti i draghi sicuramente li voglio all'interno del mazzo, Static Snare sicuramente lo voglio all'interno del mazzo, mettiamo le rimozioni qua, mettiamo Sage of the Skies, spostiamola magari 3 drop a 5. E cosa manca a questo mazzo? Siamo arrivati a 18 carte, se giochiamo Forecaster almeno un globo lo dobbiamo giocare, mancano i drop a 2, no? Perché i drop a 2 possiamo considerare Rain Dawnbreaker. Ho visto ultimamente molti draft con Mardu aperti o altri archetipi prima ma non draftabili. Assolutamente sì, la gente sta facendo un po' di testa propria. Devo mettere troppo a 1 perché questo qui è un mazzo che ha bisogno di rampare i Sage of the Skies, e tra l'altro avevamo detto in fase draft, meglio un draft 7-0 o un piatto di pappardelle al cinghiale. Decisamente un piatto di pappardelle al cinghiale, soprattutto se le cucina Biscano 91, che è un grande chef. E ci ho detto, le live me le perdo spesso, ma su YouTube non mi perdo un video. Ricordatevi che c'è la programmazione d'ora in avanti, lunedì, mercoledì e venerdì. Cosa manca a questo mazzo, ragazzi? Facciamo Type Creature, vediamo quali sono le nostre finisher. Meno male che abbiamo preso Dirgo e Dragon. Veramente, se ci fosse Elixir of Immortality, l'artefatto a un mana che a 2 si sacca, guadagni 5 vite e ti shuffle il cimitero dentro al mazzo, lo giocherei all'interno di questo mazzo. Forse quel pick di Dragonstorm l'ho sbagliato perché Boulderborn è un'ottima finisher con Dragonologist, che ti puoi andare a prendere con Forecaster, fai questo Serra Angel con Vigilance ed Hexproof, perché ricordo che Dragonologist dà Hexproof ai draghi stappati che tu controlli, e quindi sarebbe stata una finisher difficile da rimuovere, perché il modo in cui questo mazzo può morire è se gli vengono rimosse le finisher. Cioè, se questi due Dawnbreaker, Sage of the Skies e Dirgo Dragon cioè, vanno al cimitero, se l'avversario ha sbadatamente 5 rimozioni, questo mazzo non vince più, ever again. Motivo
per cui, no joke, giocherò questo Jadecast Sentinel perché sono seriamente, genuinamente preoccupato del fatto che possiamo macinarci completamente da soli. Dopodiché, quanti Instant Sorcery abbiamo? Solamente 2-1, quindi Kishla Troller è completamente ingiocabile all'interno di questo mazzo. Tutt'al più mi devo chiedere se voglio sì Pack Beast. Pack Beast lo ramperemo con Forecaster, doppio Dawnbreaker e agli Appraiser Dragonologist, quindi sì, è un drop a 5. Mi interessa a 5 mana una 4-3 che pesca una carta? Sì, perché fa board più o meno. Mancano 2 carte a questo mazzo, più che altro dobbiamo chiederci quante terre giocare, se giocarne 16 oppure giocarne 17. In genere la buona regola è doppio serpente questo serpente? Quale serpente? Questo? No, non è un mazzo tempo questo qui, è un mazzo control. Pack Beast e Stag. Stag è una finisher. Ci sta, una finisher è un blocco che blocca bene. Però in realtà finisher stiamo messi abbastanza bene. Quindi, soprattutto adesso che ho preso questa decisione, forse se mettiamo Stag non abbiamo bisogno di Sentinel, è una carta leggermente migliore. E ci può stare. A questo punto mettiamo Globo, il secondo. Così mettiamo i +1/+1 sui nostri draghetti. Però sono solamente 3 i draghetti, quindi non è che... Però il secondo globo potrebbe aprirmi lo splash di Bargain. Però Bargain a 5 mana è much less impressive. Sarebbe a 5 oppure a 4 se dovessimo avere un globo per terra. In realtà a card draw tra Blizzard, Focus the Mind, Dragonologist e triplo Zigzag Appraiser siamo messi abbastanza bene, tanto da permettervi di non giocare la mia spell preferita nel formato. Agent per un droppino a 2, siamo messi decentemente bene i droppini a 2. Quasi che piuttosto che Agent vorrei le Humbling Elder solamente per fare Siege of the Skies, ma Siege of the Skies tanto lo facciamo di quinto con i drop a 2. Facciamo drop a 2 into Siege of the Skies, e anche se dovessimo fare drop a 3 into Siege of the Skies di sesto andrà bene lo stesso. Quindi in realtà Technique potrebbe essere interessante all'interno di questo mazzo. Mi sa che tra tutte queste è o Technique o Cammello. Una delle due, Land Dew. Quante creature abbiamo? Abbiamo detto? 10? 12? 11? 11 sono un po' pochine, però potrebbero essere abbastanza per giustificare l'inclusione di un cammello, perché comunque sia a power level siamo abbastanza elevati. Ciò che farebbe Technique è quello di avere un counter per qualcosa di obnoxious che potrebbe proporre l'avversario, per le Elspeth, le Ugin, eccetera, eccetera. Ho provato a fare qualche draft, ma non sono capace a piccare. Francesco, sei nel posto giusto, perché questo qui è il banco di scuola di tutti quanti i Lucky Toptakers. Prima o poi fonderemo la Academy. Quindi se vuoi avere i rudimenti del draft, non solo diventare intermediate e poi advanced, il canale di cambio Lucky Top Decks è il posto migliore per te. Riverwalk come unico counter. Sì, sono indeciso tra Riverwalk e Cammello. Mi sa che Cammello è leggermente meglio a livello di power level, aggiunge una threat in più a questo mazzo, poi per il resto faremo questo, faremo 8-8 e un Tranquil Cove, e mi sa che il mazzo è questo. Stavo pensando se scendere a 16 e mettere un droppino basso, tipo Humbling Elder oppure Agent of Cotis, ma in realtà no, perché con tutto questo card draw il modo in cui i mazzi control perdono è non hittare tutti quanti l'end drop. E questo qui è una cosa che mi insegnò un mio amico tanti anni fa, un mio amico di Roma, perché il dibattito era proprio questo. Se il mazzo è control ha tanto card draw, se io ho 4 divination all'interno del mazzo, allora voglio togliere una terra perché di terzo casto divination e le terre me le vado a pescare manualmente con divination? E in realtà la risposta è no, è esattamente il contrario, la risposta è controintuitiva. Se tu hai divination dentro al mazzo vuoi giocare più terre perché vuoi arrivare ad avere il mana per castare tutto quanto il card draw, e il card draw che tu avrai all'interno del mazzo farà in modo che tu fladerai meno spesso perché proprio perché vai oltre i pocket di terre, le 3-4 terre di fila, perché hai tanto card draw. Fai Bewildering Blizzard, peschi 4 carte, 3 di Blizzard e una di pescata iniziale, vai oltre il pocket di terre, fai Zigzag Appraiser, fai card filtering, mandi terra al cimitero, una business spell, la peschi, eccetera, eccetera. Cammello mi dà valore, mi candido come bidello dell'Academy. Grandissimo, quindi procediamo. Questo qui è un mazzo che non avevo mai fatto, non penso che nessuno abbia mai fatto all'interno di questo formato blu-bianco. In genere blu-bianco si gioca come Jeskai,
control, solo che di rosso non abbiamo visto praticamente niente, non abbiamo avuto alcuna motivazione per andare a Jeskai, e quindi tanto vale che andiamo blu-bianco puro, perché dovrei sporcarmi con altri colori? Chippiamo questa mano? Assolutamente sì, e dal momento che non abbiamo Sage of the Skies in mano possiamo permetterci di spendere Whisper di primo turno, altrimenti lo slorolleremmo. Per tutti voi che abbiamo pescato adesso Siege of the Skies, quindi adesso dobbiamo pensare se slorolare Unending Whisper oppure no, e la risposta è assolutamente sì ora che abbiamo pescato Siege of the Skies. Buonasera a tutti, saluto veloce che sto al lavoro, buonasera Postino, buonasera, noi faremo terra e passeremo con Dirigor Landragon sperando di non venire puniti dal fatto di, attenzione, Tempest Talk, l'avversario parte forte e noi abbiamo disperatamente bisogno di una terra, che purtroppo non siamo riusciti a pescare, quindi puniti per aver slorolato la terra? Così pare. Così pare, però doppio Siege of the Skies riprende completamente questo board, perché avremo 2, 2, 3 e i Tempest Talk che l'avversario potrebbe produrre sul campo di battaglia li andremo a riprendere così. Certo, che sfortuna aver missato l'endrop, esattamente quello che stavo dicendo prima. Il blu-bianco ha bisogno di tutte quante le terre perché perde così, perde missando l'endrop. Adesso sto pensando se farmi shock alla faccia per pescare la terra adesso, e la risposta è assolutamente sì. Ho disperatamente bisogno di pescare la terra, e che purtroppo non ho pescato, e quindi andremo in discard e scarteremo Blizzard perché non ci arriviamo mai a castarla. Spiace aver draftato un mazzo molto molto interessante, e Arena sta lì con il Banhammer. Boom! Immaginate Odino che sta... No, Odino, scusate. No, proprio Odino che c'ha il martellone, sta lì. Verdict. Questa è la tua scheduled loss. Questo game hai bisogno di perderlo ad ogni costo. E va bene, lo perderemo, Arena. Cosa ti devo dire? Lo stiamo perdendo praticamente dal niente. Tipo, Bearer of Glory, Tempest Talk, Mard Devotee. Ma so be it. È tipo un tributo. Immaginate che dovete immolare un game al dio di Arena, che ti dice: guarda, di una run un game lo devi offrire a me, lo devi bruciare tra le fiamme dell'incenso che deve andare in alto. Noi faremo una pedozza 2-2 e passeremo, ma penso che siamo abbastanza fuori dagli out, soprattutto quando il turno dopo Rediscover the Way dell'avversario raggiungerà il terzo capitolo della saga, e quindi per ogni spell che casterà l'avversario potrà dare double strike a una delle sue creature, e quindi faremo un po' di difficoltà a reggere il board nel frattempo che si diletterà a fare i Tempest Talk. E potrò almeno dire, prima di aver finito il formato, che sì, ho perso un game da Tempest Talk, è successo, e è la prima volta che perdo da Tempest Talk, ma va benissimo così. Prendiamo questi danni. Prendiamo questi danni. Tra l'altro queste foderine meritavano di essere punite, ma purtroppo l'avversario gioca triplo Tempest Talk. È veramente umiliante, ma dovrei runnare un Sage of the Skies a vuoto, penso. Ma il fatto è che Siege of the Skies a vuoto comunque sia non blocca questo board, perché l'avversario semplicemente potrebbe attaccare e fare pump di Bearer of Glory, io non posso bloccare niente. Però quello che fa Siege of the Skies è fare in modo che Shock Brigade non attacchi, perché se Shock Brigade attacca io posso bloccare impunemente, tra virgolette, il token di Mobilize, e quindi riprendermi le 2 vite che mi andrebbe a togliere Shock Brigade se anche dovesse pompare tutto quanto l'oppo con Bearer of Glory. In realtà, così abbiamo perso. Siamo sotto l'1% di vincere questo game. Ma adesso prendiamo, ovviamente. Se l'avversario fa più 3-0 da double strike abbiamo perso, ma non possiamo giocarci attorno. Ma se l'avversario sbaglia, c'è un'opportunità in cui potremmo vincere questo game. Ma è abbastanza raro. Dovrebbe Infinite Tempest Talk. Avremmo dovuto pescare terra, però, ma possiamo ancora farlo. Unending Whisper, adesso veramente dobbiamo pescare terra. Perché se facciamo terra e facciamo doppio Siege of the Skies, in realtà potremmo addirittura finirlo per vincere. Purtroppo no, e purtroppo concediamo. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Andiamo alla prossima. Non ci scomponiamo. I globi con 2 colori, assolutamente, anche perché però abbiamo Forecaster. Quindi Isola Forecaster è una delle partenze più forti. Se la partenza più forte che potremmo fare all'interno di questo mazzo. E quindi ci garantisce globo di terzo, rampano e fanno in modo che i Siege of the Skies possano proccare e fare doppio pezzo a partire già dal quinto con un drop a 2. Ciao Kami e ciao chat, chippiamo questa mano? Assolutamente sì.
molto probabilmente finiremo a fare il pedozzo di Ryling Dawnbreaker già dal secondo, perché se ho Salt Road Pack Beast, ciò che voglio fare è fare quante più creature possibili il più velocemente possibile. Ok. Anche se l'avversario ha fatto una creatura con volare, non ci interessa, ciò che sto preparando è di castare una Pack Beast di quarto, che non sarà impressive, lo sappiamo, siamo perfettamente consapevoli del fatto che stiamo giocando Salt Road Pack Beast all'interno di questo mazzo, anche se non è ottimizzata, ma andrà bene lo stesso. L'avversario gioca sul TIE Devotee, quindi non si sa quanti colori giochi. Possiamo offrire questo trade per la death dell'avversario, mi sa che è proprio quello che farò. Io però non vorrei tradare, corriamo un po' un rischio, perché la sensazione mia è questa: se io attacco l'avversario non blocca, perché fa affidamento su questo sul TDVT per fare mana filtering e soprattutto un pezzo molto migliore. Però se l'avversario dovesse avere una illuminazione e bloccare, allora saremmo un po'... sarebbe problematica la situazione. Però abbiamo fatto questo attacco, diciamo, neanche poi troppo greedy, e siamo stati rewardati. Facciamo Dragonologist, avversario Crack Evolving Wilds, si andrà a prendere il blu molto probabilmente, perché se gioca sul TVT qualcosa ce l'avrà, e il nostro Dragonologist con 150 hits all'interno del mazzo missa, in realtà neanche per i 150, perché mi sa che abbiamo solamente 4 tra Instant Sorceries e 3 draghi, abbiamo solo 7 hits con Dragonologist, non è manco tutta sta gran carta. Forse dovremmo ripensare un attimino il Dragonologist. Mi ricorda quella volta che in draft di Dusk hanno fatto un mono blu e è andata malissimo. Meno male che l'avversario ci ha dato in pasto una 5-5 che andremo tosto a rimuovere, nel mentre che l'avversario ci offre il trade sul TVT e noi lo prenderemo al volo, perché questo Dragonologist non fa assolutamente niente, quindi tanto meglio che l'abbiamo tradato 1 per 1. Peschiamo Globo, però non mi dispiacerebbe levare questa 5-5 fin tanto che adesso ci è stata esposta con il mana tapped out, perché l'avversario potrebbe stappare, mettersi a fare gli Snakeskin Veil e poi iniziare a fare un danno in più del Delta Bloodflies, eccetera eccetera eccetera. Sì, facciamo un turno inefficient, però in ogni caso il turno dopo faremo Terra Pack Beast, eccetera eccetera eccetera, e se l'avversario presenterà una minaccia più importante, allora il globi e poi tappi. Sì, Terezius sarebbe un turno leggermente più efficiente, però vorrei togliere la minaccia, è una risposta perfetta ovviamente fare detainment sopra l'Acid Prowler, visto che in ogni caso gli togliamo anche il renew. Tutt'al più adesso dobbiamo decidere cosa fare. Adesso potremo fare globo, il problema è che se facciamo globo non avanziamo il board per niente. Questo qui mi sa tanto di mana per Fangkeeper Familiar, perché l'avversario con 3 carte in mano ha fatto Jungle Hollow e ha passato come mana sul TIE preciso aperto. Quindi potrei attaccare, però ricordo che Fangkeeper Familiar fa che spacca un incantesimo. Quindi entra, spacca Detainment e gli rientra la 5-5. Motivo per cui potrei ingoiare il rospo, farmi fare il 2x1, ovvero gli espongo un drago oppure Pack Beast e l'avversario la countera con Familiar, però quantomeno non spacca Detainment, quindi fargli fare Counter Target Creature Spell e non fargli fare Destroy Target Enchantment, perché non vorrei che tornasse all'oppola 5-5. Prima di tutto attaccherò, no, perché l'avversario sennò fa la 3-3, spacca incantesimo e blocca il pezzo. Quindi quello che farò è Terra Pack Beast, che risolve immediatamente. Quindi la lettura non era corretta, e voglio dire, se l'avversario ha fatto Snap Resolvere per fare ambush in combat, mad props all'avversario, ma io qui devo attaccare e passiamo. Quindi buono, l'avversario ha buttato 4 mana, va benissimo così. Attacca, no, ci ripensa, sta indietro. Quindi che cosa potrebbe essere questa cosa? Non si sa, ma in ogni caso noi con Dirgoreland Dragon aperto potremmo, insomma, gestire più o meno tutto quello che potrebbe presentarci l'avversario, piuttosto che potrebbe essere magari meno 3 meno 0, pesco 3 carte o cose di questo tipo. Allora, sicuramente l'avversario ha 3 lens in mano, lo spero, perché così vinceremmo molto semplicemente la partita. Avremmo potuto fare il nostro Dawnbreaker prima della combat e dare più 1 uno di questi pezzi, ma penso proprio che l'oppo farà Snakeskin Veil sulle Delta Bloodflies prima della combat, per poi fare boh, ma io sicuramente faccio risolvere e poi ti attacco solamente con Pack Beast. Mi sa che l'avversario è un po' confuso, l'avversario non sta giocando a livello di un Diamond tier 2, perché questa giocata di velo prima che io dichiari gli attaccanti non ha alcun senso. E ora tutto al più dobbiamo decidere quasi che fare un Dirgoreland Dragon semplicemente come una 4-4. Sì, ha miscliccato per forza, assolutamente, altrimenti non c'è nessuna giustificazione. Però in realtà il fatto di poter tappare un bloccante a me non dispiace, quindi mi sa che farò questo Dawnbreaker adesso.
per avanzare il board, mantenendomi Dirgoland Dragon come una spell tempo, ma l'avversario flade, concede e andrà benissimo così. Quindi diamo un attimo un'occhiata al mazzo, perché io adesso ho messo questo Dragonologist in maniera del tutto free, cioè senza pensarci, perché Dragonologist nella maggior parte dei mazzi è un no-brainer, ma mi sa che in questo mazzo non è un no-brainer. Essendo già in vantaggio di board non conveniva fare Globo. No, Albe, perché siccome siamo in vantaggio, però ottima domanda, quindi bravissimi, le domande fatemele sempre. Se avete dei dubbi chiedetemeli sempre nella chat. No, perché se siamo in vantaggio a maggior ragione vogliamo spingere il vantaggio prima che l'avversario trovi le risposte. Cioè, se l'avversario sta soffocando sul tuo stesso sangue, tu in quel momento gli devi spingere il piede sul petto e porre fine alla sua triste esistenza. È una metafora un po' gore, però insomma avete visto tutti quanti anni di Game of Thrones e quindi siete abituati, siete vaccinati. Allora, ricapitoliamo: Instant 2, Sorcery 1, Drago 3, Dragonologist è ingiocabile in questo mazzo, quindi è stato un errore di deck building, quindi non ci stupiamo che ha whiffato, ma come ho detto prima, lo ripeto, Dragonologist è un no-brainer, quindi i punti cardine nel fare buoni pick. Allora, Francesco, nel frattempo che decido cosa mettere all'interno del mazzo, che sarà probabilmente River Walk Technique, e procederemo a giocare di nuovo, ti dico, Francesco, che non è facile fare insomma una guida di questo tipo che ti dica quali sia il punto cardine nel fare i pick, insomma dare delle informazioni che siano molto generalizzate e ad ampio respiro. Il draft è un'arte, non posso farti un elenco bullet point che possa spiegarti in breve cosa debba essere fatto per essere un buon draftatore. Il modo migliore è fare tanta pratica. Se non hai il tempo per mettertici di tuo su Arena, oppure non hai risorse perché devi farmare ancora i gold, eccetera, eccetera, allora segui pedissequamente tutti quanti i miei video, tutti quanti i miei draft, ma non solamente i miei, anche di tanti altri canali italiani, bravi, Jack e tutti gli altri che abbiamo citato prima, e guarda quante più informazioni puoi, perché è un'arte che va presa nel tempo, lentamente. Dragonologist da Hexproof perenne al drago bianco, sì, però è un upside che non è tale da giustificare il fatto di includere una 1-3 pseudo vaniglia all'interno del mazzo, visto che whifferà la maggior parte delle volte. Whifferà, penso, la maggior parte no, però almeno 40-50% delle volte sì. Non sono ingegnere, non so fare calcoli per geometrico. Qualcuno di voi in chat probabilmente lo saprà fare. Quindi se qualcuno di voi vuole cimentarsi e dare questa informazione, mi dica da un pool di 30 carte, perché noi abbiamo 7 carte della mano iniziale e fin tanto che castiamo Dragonologist abbiamo 30 carte nel mazzo. 30 carte con 6 hit, qual è la percentuale di hittare? Se calcolo ipergeometrico e che io non so fare. Qui adesso noi distruggiamo l'avversario facendo fresh start su questo pupazzo Siege of the Skies. Prima l'avevi fatta, Gregor. Vai, andate, datemi questa. Io non lo so fare e mediamente una hit. Io dico 50-50. In genere, insomma, gioco da così tanto tempo a Magic che queste cose le so fare di intuito. Cioè io adesso ti dico 50% di intuito, ma non ti so dire la risposta precisa. E sarei stupito se si discostasse molto da questo. Ciò detto, isola, abbiamo 6 mana, quindi attacchiamo con Siege of the Skies, facciamo fresh start su Zurgo, tenendo aperto Riverwalk Technique per l'eventuale Elspeth che farà l'avversario non possiamo mai perdere, giusto? Go! E vediamo Loppo cosa ci racconta, ma voglio dire, con questa partenza i Mardu sono facile preda di blu-bianco controllo. Purging Stormblood, la risposta che non mi aspettavo, no. Fortunatamente potrebbe anche mettere Zurgo in fondo al mazzo, che potrebbe essere rilevante solamente se l'avversario lo shuffle in qualche modo, tipo ad esempio con Evolving Wilds oppure con un altro Omen e poi si ripesca Zurgo, perché l'alternativa è fare Technique e lasciare Zurgo come un bloccante, ma in realtà il fatto che Zurgo sia un bloccante non ce ne frega minimamente, quindi mi sa che è meglio se lo countero, questo Stormblood, perché è interessante counter oppure metti target null and permanent to the bottom.
Facciamo counter e li lascio... No, ma perché potrebbe spaccare un incantesimo, potrebbe spaccare fresh start. È quasi strictly better metterli in fondo al mazzo. O poi se c'è un altro Purging Stormroot, gli stringiamo la mano. Ah, ma questo qui non è in fondo al mazzo, è on their choice of top or bottom. Ok, 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 ok. Per quante volte capita serve la ipergeometrica. Vai, è il tuo compito. Nel frattempo che io farò Sibsig Appraiser e cercherò di trovare una qualche bella rimozione ulteriore, oppure Rolling Dragonstorm anche, non mi dispiace. Tanto questo Avenger of the Fallen non fa assolutamente niente, quindi possiamo permetterci di fare Dragonstorm, pescare doppio, scartare isola, fare pianura, e insomma nel frattempo che ti attaccano i Sage of the Skies tu puoi... Tra l'altro non genera neanche value di Zurgo. No, in realtà genera value di Zurgo. Gli ho lasciato una 1-1 a fine turno. Adesso che attacca con questo Avenger of the Fallen. Lo so, Gregor, che sei curioso. Ti conosco, Gregor. Lo so che sei un math geek tanto quanto me, però a differenza mia hai le competenze. Per questo demando a te. E niente, dobbiamo prendere questi danni. Vorrei forse bloccare Mardo Devotee. La risposta è no, perché se ho doppio Sibsig Appraiser minaccio il doppio blocco il turno dopo sulle X4 dell'avversario. Freeze Tarezius, datemi un'informazione, gli altri voi che mi seguite, se è frizzato anche per voi, perché a me il draft va perfettamente, quindi datemi questa informazione. Quindi nel frattempo che attacchiamo con queste 2-3, poi facciamo un altro appraiser, va? Sì, no, anche a me va perfettamente. Quindi mi sa che è stato un problema solamente solo tuo, Taresius. Vedi se riesci a risolvere. Allora, mi sa che prendiamo proprio Dirgur. Ci serve un altro drago. Drago facciamo Hypercard Advantage. Considerando che adesso dobbiamo fare Detainment, probabilmente su Zurgo per non rischiare, proprio per non avere problemi di nessun tipo. Anche se poi se facciamo il turno dopo Dombre, se facciamo minaccia, Drago into Drago, tanto le Appraiser hanno più o meno estinto la loro efficacia. Possiamo dichiarare estinto il card advantage. Insomma, deve avvenire Elspeth per far vincere questo game all'avversario. Non... Ugin o Ugin. Una delle due. O l'Out Assault basta. Insomma, stiamo parlando di mitiche. Siamo in Mythic Territory. L'avversario per vincere ha bisogno di Mythic Territory. Spaccare un Sage of the Skies non basta. Che è il motivo per cui non ho fatto Oblivion Ring su Sunset Strike Master. E il senso è questo, che questa qui è una losing play per l'avversario. Quindi preferisco spendere l'Oblivion Ring difensivamente piuttosto che offensivamente, levando gli Strike Master per togliermi il Siege of the Skies. Nel frattempo che facciamo easy doppio blocco su Avenger of the Fallen e non ci interessa se l'avversario fa una trick, perché io, avendo doppio drago in mano, ho inevitability. Quindi facciamo doppio blocco. Come può vincere l'avversario? È facendo una trick adesso, vincendo il doppio blocco. Ma se questo risolve, andiamo a 22, poi fa Kinchin Nurture, insomma. Allora, con 30 carte nel mazzo, 7 hit, vedendone 6, la probabilità di beccare almeno una carta che possiamo usare è dell'83%. Ma non sono 7 hit, sono 2 instant, una sorcery e 3 draghi. E, Gregor, devi anche fattorizzare del fatto che tu potresti avere già pescato un hit. Quindi non è sicuramente 83%. Altina, se qualcuno me lo chiede. No, non penso che sia questa. Quindi Dragonstorm, ok. Peschiamo altro, scartiamo pianura. Ma insomma, adesso sto andando through the motion, perché a meno che non succede Elspeth, insomma, questo game è un po' terminato. E soprattutto mi fa essere molto confident, perché l'avversario non ha fatto una brutta partenza di Mardu, ma l'abbiamo tranciato completamente. Questo qui sembra un champ attack, ovvero l'avversario sta facendo champ e ti bleffo qualcosa, perché l'unico modo che ho per sopravvivere è guadagnare queste 3 vite. Quindi li facciamo easy block, e se l'op dovesse avere qualcosa per togliermi il drago post combat va bene lo stesso. Quindi, ciò detto, good game, allora concedi. L'unica cosa che dobbiamo chiederci è: quanti più danni possiamo fare in questo turno per poi non perdere da ma Elspeth mi sa che non basta più. Mi sa che niente basta in questo spot. Quindi facciamo Dawnbreaker, yes, riprendiamo la Dragonstorm, facciamo doppio pump dei Sage of the Skies, hittiamo per 8, mandiamo l'avversario a 2, passiamo con Dirger Landragon aperto nel caso in cui l'avversario dovesse fare qualcosa di strano. Diventa più complicato a considerare le varie possibilità. Magari arriva al 60%, Gregor, ma non so se arriva a più del 60%. Comunque sia.
Mi piace, dopo questa vittoria me ne vado a Nannina, buonanotte a tutti, buonanotte Albe, scoperto nuovo archetipo Tarkir, Azorius, attenzione, il rarissimo Azorius pazzo, ma ragazzi, cioè, se seguite Kami of Lucky Top Decks nel frattempo che è, attenzione Zed Bianco, thanks for the follow, welcome to the fold, se seguite Kami of Lucky Top Decks sapete insomma che siamo qui per draftare gli archetipi quanto più strani possibili, in realtà no, io non è che vado volontariamente a draftare degli archetipi strani. Io sono molto flessibile, quello che mi viene proposto al tavolo faccio. Non ho preferenze, posso giocare aggro, midrange, control, qualsiasi cosa. Quindi mi adatto a ciò che è open e cerco di raccogliere le ricompense, di individuare correttamente ciò che è open al tavolo. È veramente bello questo limite di Tarkir? Sì, molto più bello di quello che sembrava i primi turni. I primi turni, i primi draft che abbiamo fatto mese scorso, un mese e mezzo fa. Allora, terra, globo, passo, dobbiamo pescare una bella rimozione a 2 mana. Questo è anche uno dei motivi per cui ho detto che Exile bianco sarebbe stato fortissimo in questo mazzo. Purtroppo ne abbiamo 0 e un po' fa la differenza tra un mazzo fortino e un mazzo che sarebbe potuto essere nuts. Fortunatamente per noi peschiamo Fresh Start, che è una delle, se non la pescata migliore che potessimo fare in questo spot, perché ci permette di fare rimozione Siege of the Skies go all'avversario. Quindi voglio dire, doppi Sage of the Skies si accoleranno un po', soprattutto se l'avversario gioca Hordes of Puro, che insomma non è che ha tutte queste risposte, si deve fare 2 per 1, deve fare removal qui, Mardu Devotee va bene perché adesso può fare le removal Mardu, quindi ok, può sparare Molten Exile, le Current, cose di questo tipo, o i Sunset Strike Master, che neanche mi spreca a rimuovere per lo stesso ragionamento di prima, ovvero io sono già in una winning position, se Loppo vuole spendere praticamente l'intero turno e saccarsi Strike Master, quindi spendere 5 mana in 2 turni in una fase di development del suo game plan, io sono contentissimo e tra l'altro mi leverebbe mezzo Sage of the Skies, quindi non me ne può fregare di meno. Faremo Roiling Dragonstorm con l'intenzione di scartare terra. Siamo over the top stasera, capire che si drafta quello che è open, non quello che vorremmo, è la base per draftare bene, assolutamente sì. Bischero, ed è ciò che io cerco di infondervi in ognuno dei miei video, ovviamente stiamo facendo Focus the Mind adesso, meno male, e questo qui è esattamente ciò che vi dicevo in fase draft, ovvero Control non gli interessa di giocare più terre, perché in ogni caso con tutto quanto il potenziale di card draw del mazzo noi andiamo oltre quelli che sono i land pocket che riusciamo ad incontrare. Adesso noi avevamo un land pocket di quasi 5 terre di fila, una cosa del genere, e lo stesso non ce n'è fregato di meno. Buonasera Kami, buonasera chat, buonasera Carda Keys, welcome, welcome. Ma streami Carda Keys, volevo chiederti, perché ti faccio uno shout out, se nessuno di voi segue ancora Carda Keys fatelo subito, nel frattempo che hittiamo con questi Siege of the Skies e passiamo con Blizzard aperta, facendo pianura go, guadagniamo un po' di vita nel frattempo che l'oppo ci attacca con tutto, bla 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 bla, forse facciamo Static Snare su Salt Road Pack Beast, ma non lo so, non sono neanche convinto di questa cosa. Vediamo, l'avversario attaccherà pure con Strike Master. Non lo so, peschiamo per prima cosa, peschiamo sicuramente, poi a seconda di quello che peschiamo decidiamo se fare questa Static Snare o meno. Ok, adesso iniziano a diventare un po' troppe terre, va bene i ragionamenti che avevo fatto prima, però ora abbiamo veramente floodato, ora siamo in territorio di flood ufficiale. Sono 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 terre su 17 nella top half del deck. Questa qui sembra un'altra scheduled loss di Arena. Adesso no, più che altro perché siamo passati da essere sopra il 90% di vincere questo game a adesso siamo sotto il 50 probabilmente. E nel frattempo che decidiamo se fare questa Static Snare, perché così prenderemo un danno solamente. Non è tanto per il danno ovviamente, è perché dobbiamo cercare di difenderci da tutto questo putpurri. Potremmo prendere un danno, lasciare i Siege of the Skies in difesa e poi utilizzare Static Snare come cercando di farne leverage. Il senso è questo: siccome siamo sotto di risorse perché abbiamo fladato, dobbiamo cercare di fare leverage delle nostre spell e cercare di fare di 2 per 1. Non posso tradare come 1 per 1, soprattutto non posso permettere che l'avversario mi faccia 2 per 1 facendo
facendo rimozione su una creatura che è già cantrippato. Quindi preferisco sì prendere questo danno, tanto non ci interessa. Preferisco sì lasciare Pack Beast, tanto in ogni caso il turno dopo lo stesso riesco a fare Static Snare per un mana. Quella che è la differenza è che adesso non possiamo più permetterci di attaccare, adesso dobbiamo stare in difesa. Abbiamo pescato Fresh Start, potremmo forse attaccare con un solo pezzo, il problema è che adesso l'avversario ha Strike Master, e motivo per cui ora ci sto a fare rimozione su Strike Master, perché così l'op non può rimuovermi. Adesso non siamo più in una fase di development, adesso l'avversario vuole sì spendere il suo mana rosso per spaccarmi una delle due volanti. Potremmo forse attaccare con un solo pezzo e un Sage of the Skies difensivo blocca l'intero board, quindi fare una cosa del genere. Il problema è che se l'oppo stappa e fa una rimozione su Sage of the Skies stappato, allora prenderemo un sacco di danni. A quel punto sì, dovremmo fare Static Snare su uno dei pezzi dell'oppo. Attacca con tutto. No, mi basta lasciare una lifelink in difesa per... Ok, Bearer of Glory mi sta un po' antipatico, e meno male che ho salvato la Static Snare, perché altrimenti sarebbe stato un po' problematico. Oppo attacca un po' tutto, è un po' stupido perché io faccio blocco, l'oppo non può fare pump, e forse avrei dovuto bloccare in realtà Mardu Devotee per togliergli il rosso. Fa leggere le carte mentre giochi? Sì, assolutamente. Terezius, perdonami, l'unico motivo per cui... ma Wii Speaker Bodyguard va benissimo. L'unico motivo per cui non lo sto facendo è che siamo abbastanza late nel formato, che ho iniziato a dare per scontato che, della conoscenza delle carte. Però sì, assolutamente hai ragione. E qui dobbiamo fare Static Snare su Bearer of Glory, perché altrimenti prendiamo troppi danni il turno dopo. Quindi Static Snare qui sopra. Ah, parlavi di Untapped. Untapped, nel frattempo che peschiamo un'altra terra, e così veramente sono troppe. Dobbiamo fare un po' di conti. Questi qua sono 3, 4, 5, 9 e 12, 14. Noi adesso andiamo a 21. Sto cercando di pensare se... No, impossibile vincere, no, sto cercando di pensare, perché noi adesso attaccando lo mandiamo all'avversario a 5, e diventa un 2-turn clock se peschiamo esattamente uno dei due Rally Dawnbreaker, il drago bianco, il prossimo turno, e diamo più 0 ad una delle due volanti. Quindi sto pensando se tenere un pezzo in difesa ed aumentare la survivability, perché l'avversario non può attaccare con nessuna delle creature appiedate, in pratica, oppure se andare all in e poi il turno dopo bencare sul fatto che potrei top deckare il Dawnbreaker e vincere on the spot. Quindi dobbiamo pensarci intensamente a questa cosa. E facciamoci un attimo di conti ancora, perché se lasciamo entrambi i pezzi in difesa l'avversario attacca solamente con questi due pezzi, o poi dovrei fare doppio blocco su Bodyguard. Ma in realtà il problema di Bodyguard, che è del fatto che ci sia Bodyguard per terra, è che l'avversario, se top decka un'altra spell, cosa che sarà molto probabile, mi tapperà il blocco che potrei lasciare dietro. Esatto, Gregor, esatto. Quindi tanto vale attaccare e prendere questa line rischi, ovvero accettare che noi abbiamo perso se non top deckiamo bene, che in realtà non è solamente i Dawnbreaker, possiamo anche chainare delle spell fino ad arrivare ai Dawnbreaker, perché ricordo, Cardakis ti si è appena connesso adesso, ma noi abbiamo triplo Zigzag Appraiser dentro al mazzo, quindi abbiamo tanto card draw, e abbiamo veramente pescato tutte le 3 del mazzo, sono 15 terre su 22 pescate, quindi abbiamo pescato 7 spell questo game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, anzi no, 6, 6, 7, 8, no, 8. Va bene, Dawnbreaker e vinciamo una partita invincibile? No, Forecaster non fa assolutamente niente. Cham blocca un pezzo, però siccome l'avversario si è giocato spell, il turno... No, adesso dobbiamo stare in difesa, per forza, 100%, e fare terra, Forecaster, passo, penso, con l'intenzione che se l'avversario ha top deckato terra il turno prima non può proccare Bodyguard, e quindi se attacca con tutto io sono a 11, potrei bloccare doppio pezzo, faccio Cham block con Forecaster e mi trovo comunque in una winning position se dovessi di nuovo fare il top deck, più out. Certo, dobbiamo giocare per il nostro out. Se io adesso attaccassi andrei a 11, Cham bloccando Pack Beast prenderei 5, 6, 7, 8, 9, 10 precisi, e vincerei nonostante non avessi top deckato l'out. Quindi potrei, con uno attacca, andrei a 9, ma in ogni caso se attacco con 1 o con attacco con 2 non cambia molto. In sostanza, la sostanza, no, cambierebbe che poi l'avversario potrebbe non top deckare doppia spell. Il senso è questo, se l'avversario procca al flare abbiamo perso.
C'è un modo per giocare attorno al fatto che l'avversario procchi flurry? Se io li lascio entrambi in difesa, l'avversario procca il flurry, mi manda 6, tappa 1, quindi io sono a 8, attacca con tutto, io blocco cammello e blocco duelist e vado a 8, però prendo 1, 2, 3, 4, 5, 8 precisi. Quindi non potrei permettermi di bloccare duelist, dovrei diciamo bloccare su bodyguard. E poi il turno dopo non avrei lethal lo stesso con i Siege of the Skies. E non ho una sequence di out che mi permette di vincere. Quindi questo è il ragionamento che dobbiamo fare. Quindi adesso stavo cercando di decidere se giocare o meno attorno al fatto che l'oppo non trovi flurry o trovi flurry. E la risposta è che se trova flurry abbiamo perso a prescindere, non possiamo batterlo. Quindi tanto vale attaccare con uno e passare. Esatto, perdona qualsiasi spell. Quindi terra l'ha pescata, ok. Attacco tutto, non vince. Non vince. Perché facciamo un blocco. E adesso così prenderemo 5, 6, 7, 8. Tutto al più dobbiamo pensare se ci bloccare o meno. Ma penso che possiamo permetterci di non ci bloccare. E fare questo blocco. Anzi, tanto vale che li leviamo Mardo di VT così non può castrare le spell rosse post combat. Potrebbe essere una considerazione. Facciamo questo. E sono 5, 6, 7, 8, 9 e noi andiamo a 11, così perdiamo da una sua rimozione a velocità instant su DVT, che non ha senso, che non potrebbe avere perché altrimenti l'avrebbe fatto su Siege of the Skies. Perdiamo da mi sacco DVT in risposta, ma dovrebbe essere Duty Beyond Death, ma Duty Beyond Death mi batte a prescindere. Potremmo perdere così se trova 2 danni, sono 4, 6, 9, se trova 2 danni face. Ma 2 danni phase, a meno che non hai esattamente Corroding Dragonstorm, non riesce a farmeli. Quindi mi sa che posso permettermi di bloccare Mardu DVT e non Duelist, perché così gioco attorno al fatto che l'oppo potrebbe avere una rimozione rossa in mano e non castarla. Perché così vinciamo. Ragazzi, ma con dei game così. Ma con dei game così. Ma quando vinci dopo aver pescato tutte quante le terre del mazzo. Ma gli avversari. Ma non hanno chance contro i Kami of Lucky Top Decks. Non hanno chance. Perdono tutti, si inginocchiano tutti. Che game, ragazzi. No, più che altro di questo game mi è piaciuto tantissimo avervi potuto esporre tutta quanta la catena di ragionamenti che ti porta a decidere se attaccare con un pezzo, no, gioco attorno a questo, gioco attorno a quell'altro, vinco se, tutti quanti gli out, cioè tutto quanto il branch decisionale, perché era una decisione che richiedeva tantissimo, veramente tanto da pensare quella decisione e abbiamo dovuto utilizzare tutte quante le clessidre. Non ci poteva arrivare in meno di 45 secondi a prendere quella scelta. Quindi... E questo vi fa capire che, per quanto io, insomma, vi ritengo di essere un giocatore forte, in ogni caso le scelte non sono mai immediate. Le scelte comunque richiedono 45 secondi di ragionamento. Potete essere persino l'SV, comunque dovete pensare. Allora, ci ho detto, le terre mi servono sicuramente, anche se il turno dopo faccio Appraiser, quindi le terre forse potrei andarmele a trovare anche così. Potrebbe essere un caso in cui scartiamo Stag, perché Stag, a meno che non ci serve di bloccare pezzi, ma contro Abzan. Stiamo vedendo le sinapsi tipo risonanza magnetica in fiamme. Sto game è stato complicato. Meno male che l'avversario fa una 2-2 a 2 che noi possiamo prontamente bloccare col Silvesig Appraiser. Ragazzi, Appraiser è una carta che non devo star vivo a dire quanto è forte. Qui Globo quasi quasi che lo shippo, perché Globo è super mega awkward in questa mano, perché il turno dopo se casto Globo non posso fare nient'altro e sicuramente non voglio spendermi Dawnbreaker a fare una 2-2 dal momento che è una... mi ripesca Dragonstorm e io ne ho assolutamente bisogno. Ciao, sono... Nabbo che era asteriscato. Ci sarebbe un video su come draftare. Allora, Tantalizer, innanzitutto welcome to the stream. Nel frattempo devo prendere una pianura. Come spiegavo prima insomma, un ragazzo che mi ha fatto una domanda molto simile, non c'è una flowchart, insomma, un video
di 10 minuti, un quarto d'ora in cui si possa spiegare come draftare. Draftare è un'arte e va presa, si può apprendere solamente facendo tante, tante, tante ripetizioni. Devi andare in palestra e fare serie di massimali di draft. Non c'è un altro modo per poter imparare a draftare e soprattutto segui le persone migliori, segui Kami of Lucky Top Decks come se fosse la tua ombra, segui tutti quanti i video sul tubo, quindi iscriviti al canale sul tubo di Kami of Lucky Top Decks e segui tutte quante le live, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Ciò detto, nel frattempo che ti stavo spiegando questo, stavo pensando se fare removal su Zurgos Vanguard e se sì, quale. Penso che possiamo permetterci di fare detainment, anche se è un po' awkward sul mana, nel senso che potrei anche permettermi di fare Static Snare adesso, ma Static Snare lo farò molto più probabilmente on the cheap in turni futuri. Stavo semplicemente pensando se tenere aperto Riverwalk Technique, forse Technique potrebbe essere leggermente meglio perché è easier on the mana, mi permette di sfruttare tutto quanto il mana. Best Common Blue nelle prime 5 Common per me, assolutamente. Sipsic Appraiser è fenomenale. Stiamo guardando il fratello italiano di LSV. Per tanto tempo fa mi chiamavano proprio così, mi chiamavano LST facendo un gioco sul mio nome e il mio cognome. Un mio caro amico di Roma che si chiama Gerardo, che sbadatamente lui o chiunque lo conosca in chat sia presente, lo saluto perché è un mio grande amico, gli sono affezionatissimo, Gerardo mi chiamava così. E sì, su Seventeen Lens è la migliore comune Sipsic. Tanto a Roma ci tornerò, quindi per tutti voi che mi hanno conosciuto quando ero un player romano avrete modo di rivedermi, soprattutto quando il 29 giugno ci sarà il pre-release alla civetta, il pre-release insomma, il torneo Sealed organizzato da quel ragazzo che si è aggiunto pure sul gruppo Telegram, nel frattempo che stiamo dicendo se farci attaccare con Zurgos Vanguard e la risposta è assolutamente no perché gli devo fare il removal sopra. Quindi 29 giugno, Sealed di Tarkir alla civetta, io ci sarò, se qualcuno di voi ci sarà, ci vedremo a Roma, ci sarà il mio grande ritorno nella scena romana. Ciò detto, l'avversario decide di attaccare con la 2-2, noi blocchiamo in any case, visto che il turno dopo arriverà Monsignor Dawnbreaker sul campo di battaglia per poter riprendere in mano Dragonstorm, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo che Loppo fa 2 pippolini, va bene, non ce ne può fregare di meno, o meglio, un po' ce ne frega, però il nostro obiettivo è cercare di fare quanto più card advantage il prima possibile, quindi riprendiamo questa Dragonstorm, che è l'intero motivo per cui ho voluto spendermi Riverwalk Technique e non altre rimozioni, perché questa qui la casta a 3, questa qui la casta a 3 e Static Snare la casta un po' di meno. Adesso sarebbe il turno di pescare Siege of the Skies e porre la parola fine a questa partita. Siege of the Skies non l'abbiamo pescato, ma ce l'andremo a cercare così. Vogliamo fare questo oppure piuttosto vogliamo fare doppio Oblivion Ring? E la risposta è no, voglio assolutamente fare Dragonstorm perché assolutamente voglio andare a trovare Siege of the Skies e porre la parola fine alla partita. Ask and you shall receive, dicevano gli antichi, e per poco non riesco neanche a fare Pack Beast, e per poco intendo per 2 mana, ma in ogni caso pompiamo un Siege of the Skies, bussiamo 3 danni all'avversario, e adesso il motivo di avere Siege of the Skies per terra è che l'avversario è disincentivato ad attaccare con la sua creatura con Mobilize, nonostante Zurgos Vanguard attaccherebbe come una 6-3, perché io potrei fare doppio blocco sulla pedina 1-1 e guadagnare 4 vite, quindi Loppo mi fa 6 danni di Zurgos Vanguard, e poi io guadagno 4 vite di lifelink, quindi essenzialmente non può attaccare con la creatura con Mobilize, e dopo aver fatto Siege of the Skies, l'avversario è imbarazzato su cosa farmi removal, perché su qualsiasi pezzo lui mi faccia removal, per lui è una losing proposition, quindi a prescindere non ne esce il Monsignor Tenet. Quindi deve fare qualcosa di forte. Inevitable Defeat sicuramente è qualcosa di forte, ma non è abbastanza forte, nel senso che adesso succede esattamente quello che avevamo. Si attacca così, è ancora più stupido. Così non c'è niente che lo salvi. Così c'è Static... In realtà Static Snare neanche la faccio. Facciamo risolvere Mobilize, perché Loppo ha un mana aperto, quindi potrebbe avere la sua di Static Snare. Quindi io farò doppio blocco qui. Vediamo Loppo cosa ci racconta, se fa la sua di Static Snare, perché un mana non è che mi sovvenga molto altro, e poi farò io la mia di Static Snare, e se lui vorrà fare una trick, so be it, ma pure che mi mangio un Siege of the Skies andrà bene, aveva la sua Static Snare, oramai gli avversari sono così, e tra l'altro è un errore quello dell'avversario, perché l'avrebbe assolutamente dovuta fare prima della dichiarazione dei bloccanti, per così io non avrei potuto fare doppio blocco sulla creatura con Menace, invece così ha buttato la partita e basta, molto semplicemente,
Cosa dobbiamo fare noi? Oblivion Ring non ci interessa minimamente, quindi facciamo Pack Beast, attacchiamo e adesso l'avversario si trova in Elspeth or Bust Territory, ma Elspeth neanche basta perché abbiamo Stormplane Detainment in ogni caso, doppio Stormplane Detainment. Tra l'altro potremmo anche fare Stormplane Detainment sulla sua Static Snare? No, l'avversario passa. Potremmo addirittura attaccare con la nostra Pack Beast e tradarla con 2 pezzi dell'avversario? No, io continuo ad attaccare con la volante, tanto prima o poi ci muore da questa. E una terra la slow rollo perché potrebbe servirmi, eventualmente da scartare su Roiling Dragonstorm. Vediamo, ma insomma l'avversario deve fare una sequel di top deck che Sandskitter Outrider sicuramente non è. Vediamo se fa una 2-2, fa una 2-2, ma adesso posso anche permettermi di non fare rimozione perché i 2 danni di Menace sono offset dalle 2 vite che io mi prendo di lifelink, quindi il board è ancora stabile e io ancora posso permettermi di non agire in questo spot. Nel frattempo che non si sa per quale motivazione continuiamo a fladare sistematicamente ogni singolo game, ma fin tanto che continuiamo a vincere andrà bene anche così. Fa Krumar Initiate, va benissimo, non ci può interessare di meno, piuttosto dobbiamo decidere se fare una rimozione su Krumar oppure no. Il punto è che se Loppo decide di continuare... Oh, Rally Dawnbreaker è esattamente ciò che volevamo pescare ed è tutto ciò che è forte in questa mano, perché ci permette di attaccare per uno in più con Sage of the Skies e qui veramente mettere un po' la parola fine alla partita. Adesso piuttosto che fare, forse vale la pena scendere a 16 lands? Assolutamente no, era meglio una 4-3 menace per l'avversario, forse sì, Taresius, ma in realtà l'avversario ha fatto bene perché ha subodorato il fatto che noi avessimo, insomma, fossimo flash di rimozione in mano. Voglio davvero farlo questo Stormplane Detainment? Sì, perché siamo così pieni di rimozione che posso permettermelo, poi in ogni caso l'avversario... No, in realtà no, perché con doppia volante Loppo non può mai perdere vite per Ciccio Pupazzo, Krumar Initiate, quindi in realtà questo è stato insomma un po' una sloppy play, non dovevo mai scartarmi Oblivion Ring, speriamo di non venire puniti per questa cosa. Quindi non vale la pena scendere a 16 lands perché siccome abbiamo tanto card draw, le terre, come dicevo prima, come spiegavo prima, facevo questo esempio, che dicevo che tanto card draw riesce a fare in modo che tu riesci a filtrare oltre i pocket di terre, è semplicemente una questione di coincidenza statistica il fatto che ne abbiamo pescate così tante. Anzi, ti ricordo, Brawls, che il primo game l'abbiamo perso perché proprio non siamo riusciti a pescare la terza terra, quindi siamo andati in screw brutale, e quindi è semplicemente Arena che quando vede che tu hai una winning streak, se è possibile, cerca di sabotarti in ogni modo. No, ovviamente ragazzi non sono cospirazionista, però voglio dire, Frontline Rush, quanti pezzi mi levi? Entrambi? Va benissimo, opponent. Va bene, non ci interessa, tanto perderei lo stesso. Rolling Dragonstorm. però mi piace giocare su questa cosa. Mi piace giocare sul fatto che facendo triplo Sage of the Skies l'avversario concede. Oh, quindi voglio dire, close to it. E dice, ma come? Ma com'è possibile? Dai, top deck a sta Elspeth e poi perdi lo stesso. Mardo Devotee, va bene. L'hai fatto, Mardo Devotee. Cosa ci racconta Mardo Devotee? Niente, fa top e top, metto removal in cima, però tanto hai 3 Sage of the Skies, ah che culo però, hai fatto il mazzo mono Sage of the Skies, come posso vincere da una cosa del genere? Non puoi vincere da una cosa del genere. Mr. Tenet, devi ripercorrere a ritroso questo game, capito, come se fosse un film di Nolan, e cercare di capire dove sono stati i tuoi errori. Senti, prima di scartare vorrei pescare 3 e scartare questa pianura se possibile. Grazie. Kami, standard lo giochi? Sì, molto presto tornerò a giocare pure standard nel frattempo che pongo fine alla esistenza di questo tizio. Lo Shoffer effettivamente non è il massimo. No, ovviamente scherzo quando dico che Arena, insomma, fa cose strane, solamente per sdrammatizzare un po' il fatto, insomma, che non stiamo pescando, insomma, una crema in questi ultimi game, piuttosto che steamrollare i nostri opponent, ci stiamo limitando semplicemente a vincere, voglio dire, quando invece dovremmo stravincere, ma vincere e basta va bene lo stesso. Mazzo standard preferito? Francesco, io sono un giocatore di control e quindi mi piace giocare control in qualsiasi formato, quindi se c'è un mazzo control in standard mi piacerebbe giocarlo. Purtroppo questo qui è uno standard in cui aggro è fortissimo perché la carta più forte dello standard è una carta aggro e un equipment a 2 Cory Steel Cutter, che è una carta busted. Sì, una vittoria per Mythic tra l'altro, ma Mythic lo facciamo. Non vi preoccupate che Mythic ogni season lo raggiungiamo, non è solamente una eventualità. E,
Dicevo, quindi il mazzo più forte da giocare in questo momento è chiaramente Izzet Core Steel Cutter, che è anche un mazzo che è molto nelle mie corde, e ti dirò, Francesco, che prima o poi porterò anche qualche contenuto standard sul canale YouTube, sicuramente adesso, mentre che facciamo la giocata del primo game, ovvero slowrollare Unending Whisper per avere la possibilità di fare doppio Siege of the Skies di quarto, anche se è leggermente controintuitivo non cantrippare il cantrip a 1 di primo, però è assolutamente la giocata corretta. Adesso Sunset Strike Master potrebbe farmi venire voglia di fare una giocata ancora più interessante, ovvero non cantrippare Dirgoland Dragon adesso, verrei punito solamente se pescassi esattamente Sibzig Appraiser, ma tappare il suo Sunset Strike Master nell'upkeep, che è esattamente quello che farò. Non dovrebbe essere una giocata troppo cute, ma una giocata abbastanza ragionevole, perché è come se li stessimo facendo Rishadan Port sulla fonte di mana, per chiunque di voi abbia mai giocato Mono White Death and Taxes in Legacy negli ultimi 20 anni dell'esistenza del Legacy. Una vittoria per Mythic, sì, l'avversario gioca full Mardu, strano, visto che Mardu lo fanno tutti quanti, e adesso se l'avversario è intelligente deve scartare il cantrip a 1, se è l'avversario intelligente. Vediamo se lo fa. Vediamo se lo fa, sono veramente curioso. Perché potrebbe anche essere punito scartando il cantrip a 1. Però è la giocata giusta è scartare il cantrip a 1 il che fa ridere. Vediamo se l'avversario è platino, potrebbe non arrivarci. Bravissimo. Bravo. Bravo, non era per niente facile. E unironically faccio un applauso all'avversario. E adesso faremo la stessa cosa, li ritapperemo Sunset Strike Master nell'upkeep con Dirgoland Dragon. C'è qualcos'altro che potremmo fare? Assolutamente no. Quindi, no, ovviamente dobbiamo fare terra. C'è qualcos'altro che dobbiamo fare? Ovviamente dobbiamo fare terra. Rifare la giocata con Dirgoland Dragon, sperando... Così però non abbiamo il drop a 2 per fare doppia spell con Siege of the Skies il turno dopo. Ma ci limiteremo a fare Sibzig Appraiser, anche se adesso Sibzig Appraiser è un po' lentino. Ma voglio dire, l'avversario ha fatto una delle carte più forti in assoluto contro di noi, che è Scartino di terzo. In generale Scartini, ovviamente, contro i mazzi control sono fortissimi. Quindi, però abbiamo ripescato Dirgoland Dragon, però non lo possiamo castare, possiamo fare tutto al più Sibzig Appraiser, ovviamente. Vada, tappandoci bene perché dobbiamo lasciare una isola stappata per fare Dirgur nel turno dell'avversario. E ci andiamo assolutamente a prendere isola. Fortissimo fresh start, ma abbiamo bisogno di... Siamo un mazzo control, dobbiamo hittare tutti quanti l'end drop. Passiamo e tutto al più adesso dobbiamo decidere se tappare Victor oppure tappargli Strike Master. Adesso del mana, adesso arrivati al quinto, sesto turno ci interessa relativamente. Strike Master non può attaccare perché abbiamo Appraiser, mentre invece Victor sì, ed è il motivo per cui adesso tapperemo Victor per prevenire 4 danni dall'avversario. Quindi questi Dirgur continueranno a fare vantaggio tempo nel frattempo che sfighiamo e ne riusciamo a castare i nostri Siege of the Skies per value. Ma no, in realtà non è che abbiamo sfigato, l'avversario ha fatto una bella giocata. Zurgo però è una bellissima carta. Zurgo ovviamente deve risolvere. E passo attackers, lì tappiamo Rain in Victor. E qui stiamo andando un po' troppo sotto con il tempo. Non fare Absorb, non fare Broodmaster bianco per favore, ok. E possiamo fare triplo Sage of the Skies il turno dopo, anche se è un po' weak. E il senso di fare triplo Sage of the Skies è che... cercheremo di mettere quante più lifelink per terra, anche se l'avversario adesso ha fatto per Error Glory, potrebbe stappare con Sunset Strike Master e portarmene via uno, ma il senso è che questo qui sarebbe un turno perfetto per fare Bewildering Blizzard. Il problema di Bewildering Blizzard è che l'avversario ha fatto Zurgo e quindi pur non prendendo danni questa combat, l'avversario farebbe 3 token di Moblades che resterebbero permanentemente per terra. Quindi tutto al più la mia decisione adesso è: voglio fare Dawnbreaker e doppio Siege of the Skies oppure triplo Siege of the Skies? E la risposta è che farò Dawnbreaker e doppio Siege of the Skies perché voglio cercare di estrarre quanto più value possibile, ovviamente bleffando un mana bianco per Static Snare che non abbiamo nel mazzo però potremmo avere in mano, e così dovremmo garantire quanti più blocchi possibile per Zurgo. Se l'avversario ovviamente attacca con Zurgo, io blocco con tutti quanti i pezzi sopra, perché togliendo Zurgo questo board è molto più manageable. E as a matter of fact, togliendo Zurgo dal board il turno dopo possiamo prendere un turno intermezzo a fare Blizzard, quindi un turno in cui noi non avanziamo il board ma l'unico senso è semplicemente quello di
fare in modo... In realtà potremmo anche bloccare semplicemente le 1-1 e guadagnare un sacco di vite così, perché l'avversario sta ovviamente progettando un turno in cui pompa Bearer of Glory. Tra l'altro potremmo anche fare doppio blocco su Bearer of Glory, ma poi gli sopravvivono le 1-1, quindi non ha troppo senso. Quindi pompando Bearer of Glory, io non prendo questo blocco easy di Sunset Strike Master, dal momento che sarà una 5-3. Sì, 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 no. Tarezius, grazie, grazie, però sì, il pump sono perfettamente consapevole. E quindi, considerando che Zurgo è una 3-5, mi sa che dobbiamo fare triplo blocco qui almeno. E, Tarezius, grazie per il consiglio, ma adesso ti faccio raise di una cosa ancora più interessante. Il tempo block. Ovvero, sono perfettamente consapevole del pump, ma sacrifico questo Zigzag Appraiser per costringere l'avversario a pompare con Bearer of Glory. E quindi fare in modo che i suoi 6 mana se li spende quasi interamente per pompare Bearer. Sì, perdo Zigzag Appraiser, però innanzitutto guadagno 5 vite, perché c'ha un blocco. Esatto, esatto, esatto. Lo voglio fare lo stesso, vediamo l'avversario cosa ci racconta. Perché secondo me se Zurgo muore in questa combat la partita è finita. La partita è finita, l'avversario può esplodere direttamente. Se Zurgo sopravvive, allora esplodiamo noi. È molto semplice. È molto, molto, molto semplice come risposta. Esatto, questo mi sa di Zurgo esplode e poi esplode pure l'avversario. Torniamo a 11, se pesco una chip spell faccio altri 2 Siege of the Skies. Quella non è una chip spell, ma adesso può succedere esattamente quello che io avevo detto, che avrei voluto che succedesse nel frattempo che thanks Sekiro XL for the follow. Very much appreciated, ovvero possiamo prendere un turno intermezzo e mi sto solamente domandando se attaccare con Sage of the Skies oppure no. Nel turno intermezzo l'avversario potrebbe lo stesso pusharci 2-3 danni, me ne riprenderei 2, quindi alla fine della fiera arriverei a 10 e poi il turno dopo potrei fare Technique Sage of the Skies, Technique magari su Bearer oppure su Strike Master e poi doppio Sage of the Skies, poi l'avversario non vince mai più. E il brutto di questo è che io non avanzerei il board, l'avversario potrebbe avanzare il board, ma il punto è che non ho altre giocate da fare se la mia intenzione è fare doppio Siege of the Skies. Sto solamente dibattendo se lasciare il mio in attacco o in difesa, ovvero se prendermi queste 2 vite adesso oppure passare e l'avversario che sa che io ho Bewildering Blizzard, allora a quel punto non attacca e basta e io ho perso 2 vite perché non ho attaccato con Siege of the Skies. E la risposta è che attacco e passo. E ora l'avversario fa Voice of Victory e io non posso castare spell nel suo turno. Ovviamente in risposta faccio Bewildering Blizzard e saremo scontatissimi così. Ma è possibile che questo qui mi sa che o è il terzo o il quarto giocatore di Marduk di fila che ci fa Zurgo. Non so se è una cosa. Stormplane Detainment va benissimo, mi togli Sage of the Skies, ma lo and behold io te ne faccio altri. Tra l'altro fare Stormplane Detainment prima della combat per l'avversario è un errore perché adesso non può attaccare con niente. Prima avrebbe potuto attaccare con Strike Master e ora può attaccare solamente con Victor, ma in ogni caso io lo stesso farei Bewildering Blizzard, quindi Loppo non ne esce. Quindi peschiamo, super fantastico. Tra l'altro ovviamente ho sbagliato perché dovevo far risolvere il trigger di Mobilize. Adesso sto dando all'avversario l'opportunità esattamente di fare questa cagata. Però in realtà quasi che potrei averlo triccato e avergli fatto tradare Rebellious Strike in una posizione che per lui non era eccessivamente vantaggiosa. Adesso potremmo fare Forecaster, doppio Siege of the Skies e poi lasciare 3 mana aperti per Static Snare. Oppure semplicemente avanzare a Pack Beast, che mi sa che è meglio. Sono tanto rare le carte da pescare in draft, è la seconda partita di fila che vinci con tanto tempo di distacco. What does it mean, tanto tempo di distacco? Non... è un... spiegati meglio, Tantalizer. Vabbè, in ogni caso passiamo e insomma la porta per l'avversario si sta chiudendo sempre di più, perché questo qui è l'ultimo turno che è per risolvere Elspeth, dopodiché io avrò Riverwalk Technique aperto e la partita finirà. Adesso può farmi Exhale, spaccare Strike Master, fare il suo stesso Sage of the Skies, ci sta, chi di Sage of the Skies ferisce, di Sage of the Skies perisce, ma non ne esce lo stesso, questo qui è il senso. Tempo intendo, vinco con tanto, seconda partita di fila che vinco con tanto tempo di distacco.
Hai più presenza sul campo di battaglia, più carte in mano, più economy. Ah, questo sì, perché abbiamo montato blu-bianco controllo che abbiamo un monocard draw. In genere è ciò che tende a fare Physical Appraiser. Quando di terzo tu avanzi il board con una comune che ti pesca una carta addizionale, tende a essere fatto questo. È il motivo perché è una carta fortissima. E avversario sta esponendo Strike Master, se l'avesse tradata avrebbe tipo perso la partita on the spot. Ma come li possiamo far perdere la partita on the spot in any case? Sicuramente facendo terra, potrei addirittura andare a cercare globo, ma il senso è che se io li faccio stappare con Strike Master, l'avversario poi potrà sparare il mio Sage of the Skies. A me alla fine della fiera sono finiti i Sage of the Skies, visto che ho fatto removal là, removal là, removal là, ne ho avanzato solamente uno, quindi per non perdere dai suoi, considerando che uno sarà risposto da Static Snare in any case, più inoltre abbiamo anche Bearer of Glory da gestire, quindi in realtà non è così semplice questo game da questo spot, nonostante tutto. Potremmo fare fresh start su Strike Master, che tra l'altro lo slanderebbe di un mana, che anche non è irrilevante. Mentre che l'avversario pensa, perché ricordo che fresh start, oltre a dare meno 5, meno 0, anche tra le altre cose fa perdere tutte quante le abilità. Poi farò Focus the Mind, mi tappo out di Rework Technique, però adesso posso permettermi di scartare Globo che non fa granché in questo spot. E dopodiché però abbiamo questo Bearer of Glory che è molto molto interessante in questa posizione. Noi qua praticamente prenderemo questi 6 danni sicuramente da Sage of the Skies, l'avversario torna a 26. Loppo sta facendo solo carte forti e si è fermato a 6 terre, il che è fortissimo per lui. C'è un modo in cui potremmo essere più efficienti di così? Penso di no, penso che dobbiamo semplicemente passare il turno e accettare che Loppo farà value attraverso il pump di Bearer of Glory e vedere, una situazione complicata. È un turno che non mi aspettavo, Molten Exile into doppio attacco di Siege of the Skies. Potremmo adesso costringerlo al pump facendo block sulla pedozza, ovviamente, perché è quella su cui voglio fare Static Snare. L'avversario fa pump e io faccio Static Snare su Siege of the Skies, così gli farei perdere il turno e questo qui farebbe vantaggio tempo. Se Loppo fa risolvere i danni, io sono felicissimo. Però adesso io ho speso il turno perché non posso fare Static Snare. Potrò fare Forecaster e andare a prendere un globo. L'avversario ci ha pensato 2 volte. Se fa una rimozione instant adesso abbiamo mezzo perso. Però tanto meglio togliere il globo dal campo di battaglia nel mentre che peschiamo una terra, che sarebbe la nona. Potremmo fare globo e preparare un turno di Dawnbreaker il turno dopo, quindi fare globo, Dawnbreaker entrerebbe con una 4-5, io in questo spot devo fare i draghi tanto più grandi possibili perché stiamo esaurendo le risorse nel mazzo e l'avversario guadagnerà un sacco di vite, quindi faremo Appraiser tenendo aperto Technique e Static Snare con l'intenzione di slow rollare Dawnbreaker per un turno, prendendo qui Dragonstorm anche se non la potremo castare troppe volte proprio perché il fatto di finirci le carte nel mazzo è un concern reale in questo spot, nel mentre che l'avversario purtroppo per noi fa Dragon Spray, quindi adesso dobbiamo decidere se fare Technique. L'avversario sta veramente facendo le fiamme dell'inferno questo game, ed è cioè il motivo per cui lo sta rendendo così complicato ed è il motivo per cui vincere questo game sarà così complesso, e mi sa che questo qui lo vogliamo far risolvere. Perché quello che voglio fare in realtà è spendere le mie risorse non in forma difensiva, ovvero gli countero Dragon Spray e poi l'avversario in any case potrebbe stappare e top deckare un'altra rimozione. Gioca Mardu, gioca i colori delle rimozioni, bianco, nero e rosso, quindi è molto probabile che ne trova un'altra. Io farò semplicemente Resolves e quando l'avversario farà Bearer of Glory, adesso devo decidere se fare Technique sul token e quindi levarglielo permanentemente oppure fare Static Snare. Ma siccome Static Snare è molto cheap, Oppo e Mardu con carte veramente forti, siccome Static Snare potrà essere cheap e potrà fare dei turni molto molto belli, ci tengo piuttosto a fare River Wolf Technique, espormi al rischio che l'avversario potrebbe top deckare e slammare Elspeth il turno dopo, però non voglio giocare attorno ad una mitica, voglio se possibile cercare di essere il più efficiente possibile. Mi sa che questa qui sarà una delle ultime volte che potremo castare Dragonstorm. In realtà noi possiamo continuare a fare Omen over and over again e non chiuderci di macina perché facciamo una 2-2 ogni turno. Quindi faremo questo Dawnbreaker, sì, absolutely. Tra l'altro dopo aver fatto questo Dawnbreaker adesso possiamo permetterci di attaccare addirittura con Physical Appraiser, perché l'avversario non ce lo blocca in nessun modo.
e pushare 3 danni, perché io sono molto molto interessato a pushare danni, perché l'avversario deve essere chiuso prima o poi, dobbiamo picchiare e portare l'avversario a 0 prima che l'oppo continui a top deckare altre spell forti, perché prima o poi state sicuri che un pocket di terre lo troverà pure l'avversario, capitano a tutti quanti pocket di terre. Ovviamente Lash Dawnbreaker perché non faccio questo Oblivion Ring perché vorrei cercare di fare 2 per 1 all'avversario con Static Snare, ma l'avversario fa Strategic Betrayal che non fa assolutamente nulla in questo spot e finalmente sono vendicato, perché sono tanti game in cui venivo ovnato da Strategic Betrayal perché me lo facevano sempre quando giocavo sul TIE, avevo solamente una creatura su campo di battaglia, quando dovevo bloccare con Sagu Pummeler, mentre invece Strategic Betrayal in Best of One è una carta mediocre e questo qui è il motivo perché è una carta mediocre. Finalmente l'avversario viene punito per aver castato Strategic Betrayal e praticamente perde la partita on the spot perché ha buttato via una carta, ha top deckato una spell dalla cima e la sua spell non ha fatto assolutamente nulla. Nel mentre che io devo decidere se fare Dawnbreaker oppure Dirgur, ma sicuramente farò Dirgur per il motivo che ho detto, ovvero non voglio trovarmi in una posizione in cui l'avversario guadagna tante, troppe vite e io non ho più carte nel mazzo e perdo di macina, e quindi voglio fare in modo, adesso l'avversario ovviamente non può bloccare, voglio fare in modo che io Dawnbreaker me lo ritrovo sempre in mano, così quando arriverò con 0 carte nel mazzo faccio una 2-2, lo shuffle nel mazzo, faccio una 2-2, lo shuffle nel mazzo, faccio una 2-2, lo shuffle nel mazzo. Mentre invece con Dirgur Land Dragon non lo puoi fare perché Dirgur pesca una carta di suo, quindi muori di macina. Butti giù tutti i draghi e hai vinto? Sì, però prima di tutto fammi fare un altro po' di card advantage, perché il card advantage non è mai sbagliato a farlo, in generale. Mentre che scartiamo un'altra terra, va benissimo, terra, Dirgur, passo, e adesso l'avversario ha bisogno di top deckare in maniera corposa, non so neanche più se Elspeth basta in questa posizione, Ugin neanche basta, quindi insomma deve top deckare forte. Se butta giù tutto e pesca il drago che svratta, perde, sì, ma Strategic Betrayal è una carta inutile, avversario ancora non hai capito che è una carta inutile. Bravo, mi hai tolto Sibzik Appraiser. Bravissimo. E pesca il drago che svratta, perde e non ha più Omen. Il drago che svratta, però dice che dà meno negative X a tutte quante le creature non dragon. E quindi in ogni caso un dragon almeno mi resterebbe sul combo di battaglia. Quindi abbiamo 6 carte nel mazzo. Penso che possiamo permetterci di attaccare e fare Stormplane Detainment su Siege of the Skies. Potremmo addirittura pescare altre 2 carte con Dragonstorm, soprattutto se l'avversario dovesse prendere questi danni per intero. Anche perché l'avversario adesso, guardate, ha fatto top tech, ma sono state 2 spell inutili. Quindi adesso diciamo che è statisticamente più probabile che top decki una terra. E quindi prima o poi troverò una... Cioè se le sue spell non fanno niente, figurati le terre. Quindi 10 danni all'oppo e mi sa che se li togliamo il life flinker muore direttamente il turno dopo. Quindi hai un turno opponente. Passo, non voglio neanche fare Rolling Dragonstorm. Terra concesso, volante perde, Elspeth perde lo stesso. In realtà no, perché ho fatto Oblivion Ring su questo, vuol dire che ora questo qui non fa Oblivion Ring su any permanent. Quindi ora può top-deckare Ugin o Elspeth. E forse provare a vincerla così. Ovviamente se mi attacca così io farò blocco. I don't really care. Farò block. E vediamo l'oppo cosa mi racconta. Se fa una pump su Bearer of Glory io farò Static Snare in risposta. Come urla Jack Torrance. Terra. Resolve. Dopodiché opponent. C'hai altro, hai top deckato un'altra spell. Desperate Measures. Ma Desperate Measure, opponent. Ah, perché vorresti pescare? No, ma perché dovresti pescare, opponent? Non vedo perché dovresti pescare, opponent. Non lo trovo giusto, non lo trovo corretto. Quindi niente, distruggiamo la testa, schiacciamo la testa a Mardu. Ah, questo qui era il game per fare Mythic. Attenzione, let's go! Un draft spaziale ci porta a Mythic. E l'oppo non aveva un brutto mazzo, più che altro è andato in una overthrow clamorosa, ma non ha toccato palla. Let's go to the next. Quindi, sul tubo comunque ti seguo sempre, ciao a tutti, e per chi di voi ancora non si fosse iscritto al tubo, si iscrivesse subito perché potreste essere uno dei fortunatissimi che potrà
un giorno vantarsi di essere stato uno dei primissimi iscritti, cioè uno degli iscritti prima di arrivare a 1000, visto che siamo a 960 e rotti. Dunque, ricapitolando tutto questo, dove siamo arrivati? 5-1, let's go to the next. Finora abbiamo affrontato di tutto, mana screw totale, flood totale, di tutto, però siamo ancora in lizza per portare a casa un bellissimo trophy. Il sonno, qui si aspetta il prossimo draft dopo questo. No, bischero, c'è un limite. I draft, allora, regolamento, dopo l'una di notte non si iniziano draft. Ci saranno delle volte in cui andremo contro questa regola, però il ruling di base è che dopo l'una di notte non faremo draft. Perché insomma, se no finiremo troppo tardi. Adesso questo draft ovviamente lo finiamo, anche perché è stata, ripeto, colpa mia del fatto che mi sono connesso dopo le 11, quando di norma, ovviamente questo qui è il primo giorno della programmazione, quindi gli orari sono ancora da fissare precisamente, però di norma lo stream inizia alle 10 di sera. Dunque, possiamo chippare questa mano? Absolutely yes, soprattutto on the play, dobbiamo solamente trovare la terza terra se possibile e in ogni caso abbiamo Rolling Dragonstorm per andarcela a cercare. Dunque, Stag è la sacrificabile, colei che aspetta di essere scartata, giusto? Assolutamente sì, e passiamo, ci sta. No, anche perché sennò poi finiremo alle 3, soprattutto se draftiamo un altro mazzo di questo tipo. Bellissime le foderine. Sempre di sera streamo, sì, tranne i weekend in cui alle volte, ma è fuori dalla programmazione, alle volte i weekend capita che streamo il sabato, la domenica pomeriggio. Però durante i giorni feriali drafto solamente nel frattempo adesso prendiamo di Riverland Dragon, solamente di sera dopo cena, quindi alle 9:30, alle 10, alle 10:30, quello che sarà, cercandomi di prendere una fascia serale leggermente anticipata rispetto a altri streamer tipo Jack che iniziano più tardi. Allora, pianura sicuramente, yes, dobbiamo tenere aperto Technique, oppure possiamo permetterci di fare Globo più Fresh Start. Penso che possiamo fare Globo su Fresh Start. Ovviamente veniamo puniti da Counter Blue, però neanche poi troppo se questo globo non risolve. E se risolve ovviamente l'upside è fenomenale. Siamo un mazzo difensivo, quindi stiamo in difesa. Non ci tengo a tradare 2 danni miei per 2 danni all'avversario. Può anche darsi che magari l'avversario sia un mazzo ancora più difensivo, nel mentre che fa Trade Route Envoy, va benissimo così. Diventerà una 5-4 e poi li faremo fresh start. In realtà vediamo se attacca e poi li faccio fresh start. Ovviamente faccio fresh start anche se la 5-4 non è tutto quanto questo gran target, perché voglio essere tempo efficient. Adesso sicuramente slammeremo Dirgoreland Dragon sul campo di battaglia, anche e soprattutto perché ci riprendiamo la Dragonstorm e passiamo e vediamo Loppo con Sultai cosa ci racconta in questa posizione. Fa una Thornwood Falls, ciò che io non vorrei vedere sono dei modi per fare card advantage, ma Keru Goalkeeper è un po' lento, infatti adesso posso anche permettermi di iniziare ad attaccare l'avversario perché voglio assolutamente tradare 5 danni miei per 3 danni dell'avversario, soprattutto se la mia creatura è una 5-5 Ward 2, poi facciamo Rolling Dragonstorm piuttosto che spendere l'intero turno a fare Bewildering Blizzard perché voglio dare velocity alla pescata, e il turno dopo faremo Dawnbreaker, no, questo turno faremo Dawnbreaker, e forse ci avrei dovuto pensare un attimino esattamente a questa sequence di Rolling Dragonstorm into Dawnbreaker perché adesso ci siamo persi un danno, ma voglio dire è uno slight missequence, slight misplay, speriamo che non ci arrivi a punire più di tanto. Adesso l'avversario sarebbe dovuto essere a 16, ma semplicemente non ci ho pensato a Rolling Dragonstorm into esattamente Dawnbreaker perché la mia intenzione era di tenere Riverwalk Technique aperto. L'avversario ovviamente stappa e slamma rimozione, noi prendiamo 5 danni, va benissimo così, perché la cosa più importante dopo questo draft, vado a vedermi i risultati su YouTube, fai benissimo Bischero. Vogliamo piuttosto fare Detainment e tenere aperto Technique. Detainment lo voglio fare quasi sicuramente. Per prima cosa facciamo Dragonstorm, ma non voglio fare Dragonstorm perché non ho terre da scartare in questo spot. Abbiamo 7 mana totali, quindi voglio fare Detainment e tenere aperto Technique. Potrei anche fare
Dragonstorm, e se trovo terra, scarso una terra e poi faccio Bewildering Blizzard nel turno dell'avversario tenendo aperto Technique, che forse potrebbe essere leggermente meglio. Forse voglio non rischiare di non trovare la settima terra stappata e quindi non rischiare di non aver aperto Bewildering Blizzard. Però avanzare con Dragonstorm anche non è il peggio, anche perché potrei scartare questo globo che un po' ha perso la sua utilità e ci terrei, esatto, a hittare l'endrop. Però adesso globo è leggermente meglio della ottava terra, quindi facciamo terra, hitto con Tiro Groland Dragon e attacco. Sono contento di riuscirti a vedere finalmente in live, vedo sempre i tuoi video, sto imparando a draftare, grazie per il lavoro che ci dedichi, grazie a voi che seguite me, altrimenti nel frattempo che, perdonatemi, non ho visto chi ha followato, però grazie, thanks for the follow, chiunque sia stato, me lo sono missato. E grazie a voi che mi seguite, perché altrimenti parlerei davanti ad uno schermo, ad una videocamera. Quindi Bloomvine Regent è una 4-5 che entra e guadagna 3 vite, va benissimo, ci limiteremo ad esiliarla. Allora, pass damage no, preveniamo le vite. Aggiungo che mi fa piacere vedere che non sono l'unico che fa shuffle con le carte mentre gioca. Ma questo è tipico. Se Kiro, se vai a vedere insomma, i draft dei pro, altro non fanno che fare questo per tutto quanto il tempo. La licantropia, no. Semplicemente ogni tanto bisogno di un sorso d'acqua, perché insomma sono degli stream molto lunghi, soprattutto se draftiamo Blu Bianco Controllo. Allora, dobbiamo sicuramente fare Detainment su Bloomvine Regent, dobbiamo sicuramente fare Sage of the Skies. In realtà possiamo fare Sage of the Skies e permetterci di tenere Technique aperto e poi il turno dopo fare Detainment. Così quanti mana abbiamo? 7, 8, 9, e quindi sono 4 e 1. Possiamo anche fare magari Globo into Sage of the Skies. Quanto mana avremmo? 3, 6, 7, yes. Quindi esattamente ciò che faremo è Globo, Terra, Sage of the Skies, passo con doppia, no, con Riverwalk Technique aperta, con l'intenzione che tanto Forecaster sarà scartato su Rolling Dragonstorm, non ha più senso. Che l'oppo, io non voglio mai più andare tapped out di Riverwalk Technique, perché non voglio dare la possibilità all'avversario di risolvere qualcosa di forte per scombinare i miei piani. Tanto questo Regent adesso non può attaccare perché io ho le volanti con lifelink, non può bloccare perché gli farò detainment il turno dopo, oppure static snare, insomma non fa essenzialmente niente. L'unica cosa che potrebbe fare è guadagnare 3 vite nel caso in cui l'avversario se l'ammassi un altro drago per terra, ma a quel punto potrei semplicemente fare technique su, non lo so, Regent stesso. Bene, una cosa naturale, la gente che fa i video mentre mangia e l'altra lo guarda, bevi pure in live. Sì, ma ci tengo a essere il più pulito possibile. Eccolo qui il drago, eccolo qui l'omen che io avrei voluto counterare, perché each non-dragon creature gets negative X. No, grazie, Reroll Technique, che tra l'altro è quasi lethal, perché manderemmo l'avversario a 1. Vi ricordate quando 3 turni fa ho detto ci siamo persi un danno? Quel danno è irrilevante perché avremmo chiuso l'avversario. E cosa che adesso non possiamo fare. Cosa che adesso noi ovviamente faremo Stormplane Detainment su... Adesso però Change of Plans, perché faremo Detainment su Goalkeeper e poi Fresh Start su questo pupazzo. Attacchiamo, mandiamo l'avversario a 1. Oppure l'avversario concede direttamente. Ieri rivedendo il VOD ho notato le 3 bellissime diverse tazzine di caffè. Assolutamente un brawl, se il caffè fa parte della mia vita, perché per essere dei lucky top deckers c'è bisogno di tanta caffeina per avere il cervello che va sempre al massimo. Dunque, siamo 6-1 con blu bianco controllo, abbiamo potenzialmente il counter della vita. Sekiro è il motivo per cui volevo tenere il counter aperto, era esattamente questo, perché il counter negate aperto ti salva da... Ronnie James è arrivato, è proprio lui, da qualcosa di odd che potrebbe fare l'avversario, mentre che qui assolutamente chippiamo. Dobbiamo solamente decidere se esporci, cantrepparci questo Whisper o meno, ma in realtà siccome abbiamo doppio Siege of the Skies e non abbiamo così tanti drop a 2, anzi non abbiamo drop a 2 all'interno del mazzo, abbiamo solamente il token 2-2 di Ryland Dawnbreaker, che non saprei neanche se vorrei fare di secondo on the play, dal momento che in ogni caso la 2-1 sul board la faccio lo stesso tramite Zigzag Appraiser. Allora preferirei solo rollarlo. Hype per Final Fantasy sto conservando per spararmi 4000 draft, fai assolutamente bene, non solo Sekiro, tiro
e vi dirò a tutti quanti state seguendo che faremo sì la limited set review completa questa volta di Final Fantasy. Qui quasi che potrei adesso veramente farlo Whisper, perché tanto il doppio Siege of the Skies lo raggiungo lo stesso, non ho bisogno di rusharlo. E no, aspettiamo un ultimo turno. E la faremo tutti quanti insieme in live a partire dal 3 giugno, ovvero quando sarà stato fatto lo spoiler completo di Final Fantasy. Ok, quindi se Music Appraiser ci deve andare a trovare le terre, e quello che farà, terra, por favor. Ask and you shall receive, planes go, e adesso, il turno dopo, faremo Whisper prima di fare una qualsiasi cosa. Sì, ci serve come il pane fare una bella guida su Final Fantasy, e sicuramente è quello che faremo. L'avversario vuole giocare difensivo, e chi sono io per non consentirlo? Vediamo se peschiamo Sage of the Skies, la risposta è no. Però ora che abbiamo trovato Dirger Land Dragon, cambia la giocata, perché al posto di fare Appraiser ci limiteremo a fare Globo. Passo con l'intenzione di fare Dirger Land Dragon il turno dopo, che RG dovrebbe avere un po' di difficoltà a risponderlo, a meno che non ha esattamente Plummet, ovvero Sark and Resolve, una 5-5 con War 2. Non vedo l'ora, l'ultima volta che ho avuto questo hype era l'uscita di Lord of the Ring. Ditemi tra l'altro, quello deve essere rimosso istantaneamente, quindi Change of Plans, non faremo Dirger Land Dragon, ma faremo Stormplane Detainment. Se l'avversario fa Snakeskin Veil va bene, li faremo Stormplane Detainment il turno dopo, non cambia niente. E ovviamente l'avversario ha Stormplane Detainment. In realtà magari fa ovviamente l'avversario ha Snakeskin Veil, se no non faceva Warden of the Grove, ma magari fa Snakeskin Veil prima che io dichiari il target di Detainment. Fa Dispelling Exhale rivelando il drago, il che va bene, perché in ogni caso non potevo counterarlo. Ma quello che l'avversario non sa è che cosa c'è di meglio di uno Stormplane Detainment. La risposta è 2 Stormplane Detainment. E passo, sperando che l'avversario abbia finito le trick, perché tutto quello che al più può fare è un drago 2-4, ma noi poi risponderemo con un drago 5-5. E vedremo dove ci porterà il destino. Comunque, Bronny James ha draftato un bellissimo Timur, ma voglio dire, prende 7 milioni all'anno dai Los Angeles Lakers, quindi ha tutti quanti i soldi per potersi comprare un bel mazzo limited draft più che valuable. Quindi sul tema Monument che va a prendere Isola va bene. In ogni caso la Dragon Brood Relic il turno 2 per poter sfasciare il monumento sul TIE e fare 2 zombetti. Sarà che non mi è mai interessato l'IP di Final Fantasy, ma io invece zero hype, anzi mi girano un po' le scatole a dover spendere di più per il draft e tutto il resto in real. Difendibile, Umbrals, difendibile. E ci ho detto faremo dragone, sicuramente, e poi dobbiamo tutt'al più decidere se fare questo Whisper, e la risposta è sì, e il senso è sì, sto prendendo danni da Runescale, Stormbrood, però sto vedendo una carta in più, esatto, che mi avvicina il più possibile a quella che potrebbe essere una risposta. Io faccio card advantage, card advantage, e così potrò avere le risposte per queste reliquie e quant'altro che l'avversario possa proporre. Loppo ha un turno per fare una bella giocata, dal turno dopo avremo Riverwalk Technique aperto e l'avversario farà un po' di difficoltà. Settimana scorsa, mentre pulivo casa, ho ritrovato un mazzo vecchissimo che comprai più di 15 anni fa, Kitkin, non so se ricordi la Tribe. Tra l'altro, Sekiro, ti dirò questa pillola statistica, il primo Kitkin non è di Lorwyn, ma è di leggende, ed è Amro Kitkin. Ci ho detto, pianura, possiamo permetterci di attaccare con Dirger Land Dragon? Sì, perché se l'avversario fa doppio blocco lo devastiamo, però prima di tutto ci tengo a fare un Zip Appraiser, vedere cosa ci riserva il destino. Ci riserva altre pianure, quindi abbiamo un altro... ahimè, ai noi, un altro game in cui abbiamo un po' flodaticcio, a dire la verità. Sono 4, 7, 8, 9, 10, 11 terre sulle prime 19 pescate, sono un po' troppe terre. Dobbiamo decidere se scambiare 5 danni in attacco tenendo aperto Riverwalk Technique, e la verità è che stiamo andando un po' sotto con il board, quindi mi sa proprio che dobbiamo passare e giocare difensivo e cercare di sfruttare il più possibile questa Riverwalk Technique, ovvero cercare di farne leverage, perché come dicevo prima stavo esponendo questo concetto per cui quando vi trovate sotto di risorse dovete cercare di estrarre il sangue delle rape, quanto più value possibile dalle vostre carte, quindi non fare in modo che Technique sia semplicemente un 1 per 1, ma sia quantomeno un 2 per 1, tipo magari adesso l'avversario fa attacchi pazzi e ha una spell in mano, una trick, e quindi faccio Technique che ti rimbalza il pezzo in cima e ti faccio 2 per 1, cose di questo tipo.
o che magari riesca a generare vantaggio tempo, tanto prima o poi qualcosa la top deckeremo, adesso il top deck più forte ovviamente è Roiling Dragonstorm, penso che se top deckiamo Roiling Dragonstorm non possiamo più perdere tipo ever. Tra l'altro questa Riverwalk Technique fa anche in modo che se l'avversario dovesse malauguratamente top deckare un effetto disenchant, ma esattamente, io quello che mi aspettavo è che l'avversario semplicemente spaccasse monumento sul TIE per fare 2 zombetti, che è cosa buona e giusta. E noi passiamo, non possiamo fare assolutamente niente, possiamo tutt'al più giocare una stag, che male non è la stag, perché blocca bene il board, blocca bene gli zombetti, blocca bene Sagu Pummeler, quindi blocca bene tante cose. Loppo sì, può fare un drago 4-4 con Dragon Brood Relic, però innanzitutto si leverebbe il nero permanentemente, cosa che non ha a disposizione, perché queste bellissime terre di Lord of the Rings sono una foresta, una montagna, una isola e una pianura. Abbiamo Deathshire, abbiamo Belegaer Sea, Belegaer, non sono esperto di pronunce tolkieniane, spero che chi di voi lo sia non mi voglia male. The White Mountains e poi abbiamo Mirkwood, l'avversario si attacca con Stormrood. Se avesse attaccato con Stormrood io avrei bloccato con Dirgor e lui poi avrebbe voluto sparare 3 danni di Dragon Brood Relic, quindi io quello che avrei fatto era mettere il Relic prima che risolvessero i danni in cima. In realtà tutte queste sono favole perché Dirgor Land Dragon ha Ward 2, quindi in ogni caso l'avversario non l'avrebbe potuto fare. Noi potremmo spendere il mana per stag. Quanto mana abbiamo? 8, 1, 9, 10, quindi ci manca un mana per attivare stag e fare technique, quindi non lo possiamo fare questo turno, lo faremo il prossimo. Che bei tempi quando la prole stellare stompava tutto. Prole stellare che è carta di Darksteel mi pare. Di Darksteel era cosa 9 mana, 10 mana con Affinity, era una 5-4 volante, una cosa del genere. Starbrood, la prole stellare, che è tornato in mente per RuneScale Stormrood o perché stavo facendo discorsi nostalgici. Allora, la reliquia viene spaccata, va benissimo così, il drago entra e fa 3 danni a Sibsiga Praiser, va benissimo così, e dopodiché penso che ancora continuerò a slorollare questa Riverwalk Technique per quanto sia una ottima risposta alla 4-4, perché come ho detto prima voglio davvero farci leverage e l'avversario in ogni caso non può attaccare, quindi facciamo my turn. Top deckiamo, sì, Riling Dawnbreaker, ma in questo spot Riling Dawnbreaker non fa granché. Potrei slorollarlo nel caso in cui top decko esattamente il Poparuolo, top decko esattamente Rolling Dragonstorm, però non vorrei giocare attorno a questo. Semplicemente mi limito a passare e dal turno dopo ad attaccare con una Snowmelt Stag che sarà una 6-2 e quindi tecnicamente un clock di 4 turni. L'avversario prima o poi dovrà inventarsi qualcosa e io questa Riverwalk Technique non la casterò mai più fin tanto che non sarà il momento giusto per farlo, deve essere proprio quel momento preciso. Mirrodin Affinity prende Star in base agli artefatti che controlli? Sì, yes, absolutely. Però non vale perché era il tuo standard quello. Quindi RuneScale Stormrood va bene, puoi pescare quanto ti pare. Questa Dragon Hunt mi sembra più probabilmente che sia semplicemente Divination, ovvero pescano scarta e poi pescano scarta. Se dovesse fare pesco e poi scarto su Dawnbreaker e poi castare Dragon Hunt di nuovo, allora a quel punto countererei Dragon Hunt. Ma scarta una terra, purtroppo scartare terra ragazzi non fatelo perché Dragon Hunt non fa danni a meno che tu non scarti esattamente una non-land, quindi scartare una foresta e sabotarsi da soli e basta, cioè ti sei privato di una terra for no value whatsoever. E dopodiché toglie difensore a Nestguard e può attaccare con tutto, ma non risolve niente di fondamentale. Ah, vorrebbe fare questo perché poi post combat fa di nuovo Dragon Hunt e mi finisce, tra virgolette, il drago che è rimasto. Il punto è che questo Dirgorland Dragon ha Ward 2 e quindi se io li bloccassi questo così e questo così, questo me lo può levare se casta una spell pre-combat e nella combat, ma se lo fa so be it. Abbiamo trovato Stormroot per Dawnbreaker e va benissimo. Questo in ogni caso non me lo può levare anche se l'oppo fa Dragon Hunt post combat perché ha Ward 2.
e quindi è il blocco più intelligente che potrei fare in questo spot. E se Loppo dovesse fare una spell per bloccare Stormbrood, potrei persino metterli in cima con Technique. Poi ovviamente se fa Piercing Exhale facendo combattere la lifelink e io gli faccio Technique e gli tolgo permanentemente il token, allora la partita finisce ancora prima. Se fa Piercing Exhale facendo combattere Stormbrood, anche stupido, e anche farò questo, te lo metto in cima così ti tolgo praticamente tutto. Ti tolgo anche la speranza di sopravvivere, oltre al fatto che Nestguard ci saluta. L'unica sfortuna è che gli resta la volante con lifelink, ma voglio dire, prima o poi top deckerò qualcosa pure io. Io qui con una carta forte sono legato nostalgicamente a una delle espansioni peggiori di sempre, Homelands. Homelands è una delle espansioni peggiori di sempre. Ero bambini, quei disegni e quel mood mi sono rimasti impressi per sempre, tipo Unicorn Feast. Pessima carta, ma mi saprei descrivere facilmente i particolari dell'arte anche a più di 30 anni di distanza. Io quasi ti saprei citare alla perfezione la citazione di Shakespeare che sta su un insetto 1-1 con Island Walk di The Dark, che è una delle carte che più mi ha impressionato da bambino, che non ho la più pallida idea di come si chiami, Nematode qualcosa. Fatto sta che... Fatto sta che... Stormbrood viene messo in fondo al mazzo, quell'altro pezzo viene perso permanentemente. Io posso attaccare con entrambi i miei draghi e se l'avversario fa doppio blocco su un pezzo esplode, giusto? Quindi potremmo anche persino permetterci di dare imbloccabile alla stag, attaccare come dei pazzi furibondi e fare tutti questi danni all'avversario con tutto tranne Zigzag Appraiser. E l'avversario ha bisogno di top deckare Ugin. Siamo già arrivati in Ugin territory e adesso dobbiamo decidere su cosa fare fresh start e perché proprio su Sagu Pummeler. È vero, sì, se lo faccio sul Drago Lifelink l'avversario guadagna 4 vite in meno, ma siccome così sono 10 danni che gli arrivano il turno dopo Stag ne fa altri 6, non sono le 4 vite che decidono questo game. Decide questo game il fatto che Sagu Pummeler non potrà fare il renew e dare reach a niente, e così gli tolgo inoltre permanentemente la volante con lifelink. Quindi sì, Loppo prende solamente 6 danni questa combat, ma fattualmente adesso è veramente in Ugin or Bust territory. E mi sa che Ugin non basta, tra le altre cose. Sa Wildling sicuramente non basta. Può attaccare liberamente con i suoi pezzi. Il digerido dei Minotauri, tra l'altro una decina d'anni fa, era salito tantissimo come speculazione proprio per via dei Minotauri, che la gente era passata a comprare tutti quanti Digeridu. Per favore, opponent, non scartare una carta, bravissimo. Però l'avresti dovuto fare prima. Loppo dice nice perché ha pescato un'altra terra, non conscio del fatto che sì, anche noi abbiamo pescato tante terre, e quindi ragazzi, in situazioni come queste non lamentatevi se pescate la nona terra quando l'avversario ne ha viste 8, 9, 10, 11, 12. Quindi questi qui quanti danni sono per te? In realtà era lethal se li facevo fresh start sulla volante. No, preferivo non farglielo perché adesso l'avversario non è incentivato a chump bloccare con Sagu Wildling il turno, e invece chump blocca lo stesso. Va bene. Volevo dire, adesso non chump blocca, prendete danni di meno e poi il turno dopo a sorpresa li facciamo fresh start e gli leviamo il blocco. È reserved, esatto, penso sia comunque sulla ventina di euro. È reserved è il motivo per cui tutti quanti stavano comprando i Digeridu. Anche io, grazie a Kami, ho scoperto che ho delle carte in reserved list. E delle carte molto importanti. Quindi Bronny Jane perde e abbiamo fatto clean sweep 0-1 into 7-0 e arriviamo a Mythic numero 3-3-7. Aiuto fan in questo match? Sì, il mazzo ragazzi era broken, abbiamo steamrollato la concorrenza. Vi ricordo che l'unico game che abbiamo perso, l'abbiamo perso da Screw, perché non siamo riusciti a top deckare la terza terra in tempo nonostante che abbiamo pescato 150 carte. Quindi diamo un attimo un'occhiata al mazzo prima di salutarci. Bellissimo draft, bellissimo graft in tema di carte nostalgiche, mi è tornato in mente Innesto da Discordia. Comunque, dicevo, bianco-blu control, l'avete visto adesso, nel frattempo che Mostosan, thanks for the follow, bianco-blu controllo, l'avete visto adesso, non lo vedrete mai più perché questo mazzo molto probabilmente senza doppio Sage of the Skies non poteva funzionare. Molti game, la maggior parte dei game l'abbiamo vinti perché abbiamo appoggiato uno se non entrambi Sage of the Skies per terra. Questo qui è il mazzo blu-bianco controllo, alla fine siamo riusciti a far diventare MVP pure l'Alce.
Altro draftino? No, ho detto come regola che dopo l'una non si iniziano draft perché ho bisogno di dormire, già ho fatto troppe nottate insonne nella mia vita. Capax, tornerò mercoledì, 2 giorni e ci sarò di nuovo con voi, non solo, ma domani già avrete un altro draft sul tubo, quindi avrete la nausea di me, ci sarò con voi forever, non vi preoccupate che Kami non va via da nessuna parte, Kami è qui per restare, per allietare le vostre serate, adesso che siamo ancora a maggio, poi in estate qualcuno di voi mi lascerà perché giustamente dovete pensare anche a divertirvi, però in autunno sicuramente faremo il pienone, saremo tutti quanti insieme, tornati sui banchi di scuola a draftare come dei pazzi Spider-Man e quello che sarà. Vado a finire il video di Sultai, va bene, diamo un'ultima occhiata a Blu Bianco Controllo, ci è piaciuto, to the next, facciamo claim, notte raga, e quindi se mi avete seguito fino ad adesso, innanzitutto per chi di voi ancora non si è iscritto sul tubo, andasse subito, se vi è piaciuto questo draft, andate ora, in questo istante, cercate Cameo Lucky Toptex sul tubo e vi iscrivete, ok? Vi dovete iscrivere sul tubo, ok? Per chi di voi ancora non l'avesse fatto. E vi ringrazio ancora della vostra presenza e della vostra partecipazione. Arrivederci alla prossima Lucky Top Deckers e buonanotte a tutti.